Bene, io credo si possa partire. Allora, innanzitutto ringrazio i presenti, le persone collegate in streaming per la partecipazione a questo evento. È un evento che nasce all'interno di questo mondo, di questa cittadella della psicologia diciamo padovana, ma che ha poi ripreso e riportato all'interno della discussione una realtà molto vasta. Oggi avremo figure importanti che spaziano dal mondo della psicologia. Adesso avremo comunque come graditi ospiti la magnifica rettrice, avremo il presidente dell'ordine degli psicologi nazionale e veneto, avremo anche il presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia Scientifica e la professoressa Tazzaglia, direttrice del Dipartimento di Psicologia Generale, nonché il dottor Borsellino, che in questo caso è qui come direttore dell'unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile della Regione Veneto. Nella prima parte della mattinata avremo poi la parte generale che riguarda appunto la presentazione della Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione, con la partecipazione della dottoressa Calamandrei, dei professori Sanavio, Michelin e l'importantissima, a mio giudizio, presenza del professor Garattini, il presidente dell'Istituto Mario Negri. Come dicevo, questa iniziativa è partita da Padova, ma poi è stata accolta e ha avuto come entità promotrici importanti l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Mario Negri. Io inizierei subito, se è in linea, col dare la parola alla magnifica rettrice, professoressa Daniela Mappelli. Ecco, ti vedo in linea, grazie di essere tra di noi. Grazie a voi. Ti passo il microfono. Grazie Giulio. Benvenuti a tutti, do davvero il mio benvenuto. So che ci sono ospiti importanti, quindi saluto e do il benvenuto alla dottoressa Gemma Calamandrei, che abbiamo visto, appena detto, è dell'Istituto Superiore di Sanità. Do anche il benvenuto al dottor David Lazzari, che è il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi,
il dottor Luca Pezzullo, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto. Saluto il professor Sandoto Di Nuovo, che è il presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia, la professoressa Francesca Pazzaglia, che è la direttrice del Dipartimento di Psicologia, e saluto il professor Giulio Vidotto, che è stato il nostro direttore del Dipartimento di Psicologia quando questo processo versus con la Consensus Conference è iniziata, e do davvero il mio saluto e il mio benvenuto al dottor Pasquale Borsellino della Regione Veneto. E saluto tutte le colleghe e tutti i colleghi, le studentesse e gli studenti e tutti quanti sono collegati in streaming. Do davvero il benvenuto all'Università di Padova ed è un piacere per me oggi essere qui presente a questo evento conclusivo della Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione. È stato un lungo processo che ha portato alla formulazione poi di un prezioso documento che contiene una serie di raccomandazioni che tutti ci auguriamo guideranno poi delle azioni significative finalizzate a garantire un sempre maggior accesso agli interventi psicologici per l'ansia e la depressione per tutti i cittadini e le cittadine. Mi piace ricordare che l'idea di questa Consensus Conference è nata proprio al termine di un convegno organizzato e coordinato proprio qui all'Università di Padova nel 2016, guidato dal professor Sanavio, che mi sembra di aver visto e che saluto, se è presente tra di voi o se è collegato in streaming. E vi dicevo, questo convegno nel 2016 ha avuto come ospite d'onore il professor David Clark, che è il promotore dell'esperienza inglese Improving Access to Psychology Therapies, a cui poi la Consensus Conference si è ispirata. Celebrare la conclusione di questo processo proprio ora e nuovamente in questi luoghi, quindi nella nostra università, conferisce tra l'altro un ulteriore valore al significato di tutto il lavoro svolto. È un lavoro rilevante sicuramente per la sanità e la salute pubblica nazionale, ma è anche un lavoro rilevante di spicco per tutta la psicologia italiana, la psicologia padovana e per il nostro Ateneo. Non solo questo evento difatti si colloca nell'anno che sigla il nostro 800°, ma si svolge anche a pochi mesi di distanza dai festeggiamenti per i 50 anni della psicologia in Italia. I primi corsi, difatti, di laurea in psicologia sono ufficialmente nati nel 1971 nelle sedi di Padova e di Roma. Il nostro Ateneo e la nostra università ha sempre avuto a cuore il benessere psicologico della popolazione studentesca, ma non solo, del personale dipendente universitario e anche dei familiari a carico, oltre che di tutta la cittadinanza. E devo dire che grazie alla dedizione, alla professionalità e alla preparazione dei colleghi e delle colleghe dei dipartimenti psicologici è nato quello che è uno dei fiori all'occhiello della nostra università, che è il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici, la sigla è SCUP, che dal 2019, tra l'altro, ha accorpato e potenziato tutte le attività dei numerosi servizi psicologici che precedentemente erano svolti nei rispettivi dipartimenti psicologici. Questo centro di Ateneo opera in stretta sinergia con altri centri e servizi di Ateneo, ma tutti hanno come target, come focus, il benessere e la salute dell'intera comunità, accademica e non. Il centro SCUP difatti fornisce servizi psicologici per attività che spaziano dalla prevenzione al supporto, alla consulenza e all'intervento clinico. L'attività clinica l'attività clinica universitaria rappresenta quella che per l'università è la terza missione, ma ricordiamo che è sempre legata a doppio filo alle altre due missioni dell'università, che sono la ricerca e la didattica. Quindi ricerca e formazione di primo, secondo e terzo livello sono quindi le altre due mission dell'Ateneo e del centro SCUP, e ben si allineano queste missioni con i contenuti emersi, che poi vedrete, da questa Consensus Conference. Fornire alle professionisti e ai professionisti psicologi del futuro, ma anche del presente, quelle che sono le conoscenze e le competenze derivanti da quelle che sono le pratiche evidence-based,
assume particolare rilevanza nella logica dell'erogazione di tutti gli interventi psicologici di efficacia. La necessità sempre più incalzante di mettere in campo interventi psicologici scientificamente fondati enfatizza lo stretto legame che da sempre intercorre tra la pratica clinica universitaria e la ricerca, che è un altro degli argomenti che è strettamente sostenuto nelle raccomandazioni prodotte dagli esperti che hanno lavorato a questo documento della Consensus Conference. Vi dicevo, promuovere attività e progetti di ricerca finalizzati a supportare una crescita scientifica, ma non solo, anche culturale, sul tema della salute mentale, significa promuovere la conoscenza e l'applicazione di tutte le terapie psicologiche di efficacia dimostrata, con l'obiettivo ultimo di favorire l'accessibilità della popolazione italiana a cure appropriate, di cui necessiterebbe, ma che non richiede o che non riceve. Chiudo il mio intervento ringraziando davvero tutti coloro che, condividendo la propria passione, esperienza e competenza, hanno reso possibile il compimento di questa Consensus Conference. Auguro davvero a tutti un costruttivo proseguimento dei lavori nel corso di tutta la giornata e auspico che tutti i professionisti che oggi parteciperanno traggano davvero spunti utili a guidare questo processo di cambiamento. Grazie. Ringraziamo la magnifica rettrice per il prezioso intervento e darei immediatamente la parola alla dottoressa Calamandrei, direttrice del Centro di Riferimento di Scienze Comportamentali e Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità, membro del panel e qui anche figura che rappresenta il presidente dell'Istituto Brusaferro. Prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io rappresento la mia istituzione e soprattutto il presidente, il professor Brusaferro, che fin dall'inizio ha aderito entusiasticamente al nostro coinvolgimento, soprattutto nella fase di stesura delle raccomandazioni e dei manoscritti e del documento elaborato alla Consensus. L'Istituto Superiore di Sanità ha sempre dall'inizio guardato con molta attenzione ai lavori della Consensus Conference nel 2016, tenendo conto che hanno partecipato ai gruppi di lavoro, diversi gruppi di lavoro, 2 persone con una esperienza eccellente in epidemiologia clinica e psichiatrica e sui trattamenti evidence-based, come la dottoressa Antonella Gigantesco e il dottor Angelo Picardi. Anche Mirella Taranto, la dottoressa Mirella Taranto, che era direttrice dell'ufficio stampa dell'ISS, ha partecipato ai lavori Consensus sugli aspetti di comunicazione, quindi c'è stato un grande impegno dell'Istituto Superiore di Sanità in questo eccellente lavoro che ha visto mettere insieme gli esperti migliori in territorio nazionale per arrivare a una definizione delle terapie psicologiche delle disturbi mentali comuni, ansia e depressione, e che fossero appunto con un fondamento scientifico, evidence-based, e che rappresentassero uno strumento di intervento graduato, secondo i principi della step-based care, che è un intervento di cui è stata provata la validità e che peraltro permette una notevole riduzione dei costi sociali e economici di questi disturbi per molto tempo e ancora oggi sottodiagnosticati e sottostimati. L'Istituto Superiore di Sanità peraltro è stato proprio coinvolto anche, per me è stata personalmente una grandissima esperienza partecipare ai lavori del panel giuria, insieme alla dottoressa Paola Di Castro, che oggi purtroppo non è qui per motivi di forza maggiore, e soprattutto ci siamo spese sugli aspetti più vicini alla sanità pubblica, quelli dei modelli organizzativi, degli strumenti con i quali implementare la diffusione delle terapie psicologiche per ansia e depressione, e quelli della comunicazione per la lotta contro lo stigma, quindi dei terreni che sono squisitamente, dovrebbero essere sostenuti da un istituto superiore di sanità come
organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. È stato proprio il professor Brusaferro, gliene do veramente atto, a volere la traduzione anche in inglese del documento che è disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, perché noi crediamo da ricercatori anche che rendere disponibile alla comunità internazionale un documento di tale portata e di tale eccellenza sia un ottimo passaporto per essere al centro anche della ricerca e della progettualità scientifica su questi temi. Quindi oggi sono qui e porto a tutti il mio saluto e sono felicissima di partecipare, di esserci. È stata dura arrivare a Padova, ma ci tenevo particolarmente anche per rappresentare l'interesse del Presidente in queste tematiche. Grazie mille. Ringraziamo la dottoressa Calamandrei. Io darei subito la parola al Presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, dottor Lazzari. Ti vedo in linea, prego. Grazie professor Vidotto, un saluto ovviamente alla rettrice dell'università, al professor Sanavio e a tutti i protagonisti della Consensus, a Gemma Calamandrei che saluto, al presidente dell'Ordine del Veneto. Come alcuni di voi sanno, con Paolo Michelin ieri ci siamo sentiti più volte, io ho tentato inutilmente di venire a Padova, vagando per alcune ore tra treni soppressi e treni con centinaia di ore di ritardo, e alla fine mi sono dovuto arrendere e rientrare in Umbria. Quindi ci tenevo ad essere presente lì con voi questa mattina. Spero che sia riuscita ad arrivare la vicepresidente nazionale, la professoressa Parolin, e che sia riuscita invece da Milano ad essere con voi a Padova. Io ricordo il convegno a cui ho fatto una relazione proprio sui costi e benefici del 2016, che ha dato inizio a questo importante percorso della Consensus, a cui io personalmente e il Consiglio nazionale, quindi l'Ordine nazionale nella sua interezza, dà il massimo sostegno e valuta con la massima importanza. Voglio ricordare che a gennaio al Ministero della Salute abbiamo già avuto modo nell'ambito di un convegno sulle terapie di provata efficacia, di presentare, di dare la parola ai protagonisti della Consensus e di fare una prima presentazione dei dati di questa Consensus. La Consensus, come dire, rende molto evidente nei suoi documenti quello che è il grave divario che esiste nel nostro paese tra i bisogni da un lato e le risposte dall'altro. Questo noi lo vediamo con i livelli essenziali di assistenza, lo vediamo in termini di evidenze, lo vediamo in termini di analisi dei costi, in termini di preferenze degli utenti e dei cittadini che, come si evince nella letteratura internazionale, preferiscono in situazioni di disagio interventi di tipo psicologico. E dobbiamo dire che la pandemia ha reso tutto ciò ancora più eclatante, ancora più evidente, sia in termini di aumento dei bisogni, sia in termini di consapevolezza da parte dei cittadini dell'importanza di un aiuto di questo genere. Basti dire che in un recente sondaggio che noi abbiamo, era un'indagine campionaria che noi abbiamo fatto sugli iscritti all'Ordine degli Psicologi, si è evidenziato che le attività di psicoterapia sono aumentate di circa il 40% nell'ultimo anno. Il dato purtroppo è che tutto questo accade solamente a livello privatistico. Il nostro paese, come ben sottolineano i documenti della Consensus, continua ad utilizzare la psicologia da un lato nelle sue potenzialità di promozione e di prevenzione e la psicoterapia nelle sue capacità di risposta, di cura in maniera fondamentalmente privatistica.
il nostro servizio sanitario nazionale è assolutamente deficitario in termini di presenze numeriche. Ricordo che sono 5.000 gli psicologi, tutti psicoterapeuti, che operano come dirigenti nel servizio sanitario nazionale, sia in termini di organizzazione. L'organizzazione è probabilmente, oltre al numero, uno dei temi più importanti, e è quindi necessario, noi lo sosteniamo da tempo e con vari documenti, e la Consensus ci aiuta in questa direzione, che deve essere ripensato l'organizzazione e l'operatività dei servizi pubblici, e anche devono essere anche adottate misure per un diverso rapporto tra pubblico e privato. Probabilmente uno degli obiettivi su cui noi lavoriamo è quello di andare a un convenzionamento con i liberi professionisti per aiutare quella che è la missione dei servizi pubblici. Su questo mi vorrei soffermare, perché giustamente anche i documenti della Consensus lo dicono, l'importanza di avere una rete che faccia, di fronte a un disagio, non solo i disturbi diciamo più strutturati, ma anche tutte quelle forme che la Consensus definisce come disturbi sotto soglia, forme di disagio che però sono impattanti nella qualità della vita, nelle relazioni e nella salute, e molte volte sono assolutamente significative. L'aumento diciamo molto importante e significativo di tutte queste situazioni evidentemente non consente che ci sia una risposta solo a valle. È evidente che ci deve essere a monte un'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione delle forme di disagio. E poi ovviamente ci deve essere a valle la capacità in una logica diciamo a gradini, come il documento sottolinea, riprendendola dal modello inglese, di poter fornire delle diverse forme di risposta. Il documento giustamente sottolinea l'importanza, indicando 3 livelli, che ci sia un livello diffuso di attenzione e risposta a questo tipo di problematiche, che coinvolga ad esempio tutto il settore delle cure primarie nel nostro paese. E qui c'è l'impegno e la battaglia dell'Ordine Nazionale alla istituzione e diffusione della figura dello psicologo di assistenza primaria, che è diciamo uno psicologo che dovrà avere una formazione post laurea come quella dei medici di famiglia, che come dire, lo rende adeguato per operare in questo importantissimo contesto. E quindi il discorso delle future case di comunità, che devono essere in grado di attenzionare, di dare una prima risposta a questo tipo di tematiche. E poi un livello di intervento psicoterapico più strutturato, e infine i servizi specialistici di salute mentale e gli altri servizi che devono essere in grado di dare risposte più strutturate a quelle situazioni più gravi. Ecco, io credo che sia importante immaginare appunto un'organizzazione che sia in grado di lavorare su più livelli, evitando che ci sia un'automatica applicazione del modello inglese, che da un punto di vista delle evidenze è ben strutturato, anche se ovviamente è sempre migliorabile, ma si rifà a una normativa di legge che è molto diversa da quella italiana, dove abbiamo una legislazione molto importante a tutela dei cittadini. Vorrei ricordare che la stessa funzione dell'ordine è quella, in primo luogo, di tutelare i cittadini in relazione alle prestazioni rese dalla comunità professionale. Abbiamo noi una legge che valorizza la psicoterapia, la identifica come attività specialistica di psicologi e medici,
identifica con molta chiarezza le competenze invece dello psicologo non specialista, e quindi è evidente che nel fare riferimento a questi modelli internazionali, poi questi devono avere una traduzione nel nostro paese che sia in relazione con quella che è l'organizzazione dei servizi da un lato e la normativa che noi abbiamo, senza determinare situazioni che noi, come dire, seguiamo purtroppo da anni, come il fatto, ad esempio, che esistono figure così variamente denominate che, come dire, si propongono come figure che vorrebbero fare attività di consulenza o di intervento in campo psicologico o psicoterapico. Per fortuna abbiamo una normativa che come dire, garantisce in Italia i cittadini e anche una formazione significativa in campo psicoterapico e che, inquadrando queste attività tra le professioni sanitarie, ha anche innalzato i livelli di garanzia e di tutela nei confronti dei cittadini. Quindi credo che sia importante che poi questi materiali, questi documenti e questi riferimenti trovino, diciamo, un'adeguata riflessione, un'adeguata messa a terra rispetto a quella che è la realtà del nostro paese, onde evitare che si creino ulteriori forme di confusione o, come dire, di sovrapposizione. Certamente dire che noi abbiamo una tutela importante non significa dire che non ci siano spazi di miglioramento, come ad esempio sottolinea il documento, nel settore della formazione. È evidente che da questo punto di vista la formazione, noi adesso abbiamo le lauree abilitanti in psicologia, ma anche poi la formazione post laurea, che dovrà essere arricchita e ampliata e resa specifica per i settori di intervento come la scuola, come le cure primarie, la formazione specialistica, sia quella psicoterapica che quella universitaria, sicuramente rispetto a quello che è l'evoluzione dei bisogni e del ruolo della professione nel contesto italiano, richiedono un'importante azione di riflessione e anche di adeguamento. Da questo punto di vista credo che le riflessioni dei documenti della Consensus sulla necessità, ad esempio, di promuovere quelle che sono forme e interventi basati sulle evidenze, quindi rendere più disponibili i riferimenti alle evidenze, siano quanto mai importanti e opportuni. Vado a concludere in relazione ad esempio a un altro tema molto importante, che è la misurazione degli esiti. Anche qui noi dobbiamo il più possibile far rientrare queste tematiche all'interno, diciamo, della operatività, ad esempio, dei servizi. Voglio dire, concludo, che c'è un tavolo di lavoro al Ministero della Salute sulla messa a terra di quelle che sono le normative che il Parlamento ha approvato in questi ultimi anni sulle attività psicologiche, ad esempio un piano nazionale per la promozione del benessere psicologico, quella che è la funzione aziendale della psicologia, quindi una migliore organizzazione dei servizi psicologici che, lo ricordo, sono nel Servizio Sanitario Nazionale servizi anche di psicoterapia, in quanto le due figure, lo psicologo è tout court uno specialista in psicoterapia. Credo che sono importanti e sicuramente avremo modo di valorizzare i contributi che i documenti della Consensus hanno dato anche in questo tipo di contesto. Quindi questo è quanto. Noi continuiamo ovviamente a seguire quelle che sono, diciamo, anche le ulteriori attività che il comitato che ha dato vita alla Consensus intende portare avanti, e quindi a dare i contributi opportuni in questa direzione. Ecco, con questo spirito e con questo intendimento auguro a tutti voi un buon lavoro per questa giornata. Ringraziamo il Presidente, il Dottor Lazzari,
per l'ampio excursus e per averci dato la possibilità di meglio cogliere la rilevanza dell'incontro odierno e più in generale dell'attività svolta appunto dalla Consensus Conference e quale può essere appunto diciamo le ricadute all'interno di quella che è una visione organica del ruolo della psicologia nel contesto nazionale. Darei subito la parola al dottor Pezzullo, presidente dell'Ordine Veneto, oltre che prezioso collaboratore del nostro Ateneo. Bene, buondì a tutti e benvenuti. Oggi è un giorno un po' particolare, nel senso che a me piacciono molto gli alfa e gli omega, e questo è un omega, nel senso che da un certo punto di vista va a chiudere, va a portare a compimento circolarmente quello che è stato un percorso articolato che qui a Padova possiamo dire è nato e si è incardinato e che ha messo insieme una serie di risorse. E oggi qui sono presenti rappresentanti istituzionali di realtà molto eterogenee tra di loro. Questo è un aspetto su cui vorrei far soffermare l'attenzione di tutti, perché noi come psicologi siamo di solito estremamente individualisti, siamo divisi in tribù, siamo divisi in logiche e organizzazioni autoreferenziali. Ci sono quelli delle università, quelli delle ASL, quelli delle regioni, quelli degli ordini, i liberi professionisti, le 300 scuole di specializzazione, ciascuna delle quali è convinta che il proprio modello sia l'unico vero e giusto che Dio ha mandato in terra, e così via. Intorno alla Consensus invece si costruisce proprio un percorso di logica diversa, una logica di interazione, di co-costruzione, di capacità di mescolare, ibridare linguaggi e logiche. Attenzione, non solo da un punto di vista epistemologico, teorico, scientifico, ma anche interistituzionale, che è una logica diversa. Non parliamo solo della teoria della clinica o della teoria della tecnica, che sono chiaramente le cose fondamentali che gli psicologi fanno spesso, ma qui si va un pochino oltre in una logica di consensus. Si cerca di far evolvere quello che è il paradigma del confronto intra- e interprofessionale, e quindi di mettere insieme anche istituzioni, logiche funzionali diverse. Mettere insieme una regione con una società scientifica, con un'università, con un ordine, con le scuole, con rappresentanti del mondo scientifico, accademico, significa mettere insieme, mescolare i linguaggi. Ed è qualcosa che come categoria necessitiamo profondamente. Ne necessitiamo profondamente perché risolvere i problemi della psicologia, che sembra a volte uno dei grandi temi, delle grandi imprese, la 13ª fatica di Ercole, richiede proprio un salto paradigmatico. Un salto paradigmatico rispetto ai modelli a volte funzionali che abbiamo utilizzato. Una consensus come quella che si è svolta qui, e di cui ringrazio veramente tutti i componenti per il lavoro che hanno fatto da un punto di vista scientifico, ma appunto anche da un punto di vista di mescolamento dei linguaggi delle istituzioni, rappresenta un po' questo cambio di paradigma. Risolvere questi problemi significa iniziare a entrare in una logica di gioco di squadra. E risolvere i problemi della psicologia è uno sport di squadra, non è uno sport individuale, anche se noi a volte siamo dei maledetti individualisti nel nostro contesto. E allora più ci sforzeremo di fare un gioco di squadra, più probabilmente otterremo dei risultati di sistema, strutturali. Questo a maggior ragione perché, come è stato anche evidenziato prima dal Presidente Lazzari, prima anche dalla rettrice Mappelli, noi ci troviamo davanti in questo momento a un periodo di transizione importante. L'abbiamo visto tutti, è chiaro e palese, insomma, la pandemia ci ha portato davanti a delle sfide importanti, ha fatto emergere, come si dice in psicologia dell'emergenza, ogni emergenza è un grande amplificatore dei processi sottostanti, processi magari pregressi, accumulati e cristallizzati da anni, ma che nella situazione di crisi, nella situazione emergenziale vengono enfatizzati, magnificati, diventano più visibili, più percepibili. Non crea qualcosa di nuovo l'emergenza, ma amplifica quello che c'era prima, lo rende più vivibile e comprensibile. Bene, lo vediamo tutti quello che è l'effetto, ma vediamo anche quello che è stato l'assetto positivo di movimentazione di processi. Si parla tanto in questo periodo di bonus psicologo, che da un punto di vista quantitativo è pochissimo, parliamo di 10 milioni di euro che vengono iniettati come liquidità nel sistema, quindi in Veneto su 5 milioni di abitanti arriveranno a 1600 persone. Da un punto di vista contenutistico è poco più che simbolico, ma l'assetto su cui si deve probabilmente fare una riflessione e su cui un discorso come quello della Consensus va sinergicamente a complementare è quello dell'evoluzione della riflessione degli stakeholder, dei decision maker, gli stakeholders politici, decision maker istituzionali, che da questo punto di vista sono sensibilizzati. È la prima volta forse che il tema del supporto, il diritto-dovere del supporto psicologico, del benessere psicologico, della salute psicologica in Italia diventa un tema bipartisan in ambito politico. Vediamo alcune regioni che hanno iniziato a supplementare anche
come si dice, la tematica appunto dell'incremento, diciamo, delle risorse. Penso a regioni come il Lazio che ha messo 10 milioni di euro, l'Emilia Romagna ha messo 23 milioni di euro, la Campania altri 3 milioni di euro, che vanno a finanziare le forme di psicologia del territorio, chiamiamola come vogliamo, di quartiere, di base, di territorio, di cittadini, insomma, il nome poi, come dire, come diceva Eco, insomma, le cose vengono prima dei nomi che gli vogliamo dare. Bene, noi ci troviamo quindi davanti a un momento di evoluzione paradigmatica rispetto a quella che è la psicologia nelle istituzioni, e per questo abbiamo bisogno di elementi di membrana, cioè che facciano dialogare le nostre logiche intracategoriali di teoria della tecnica e di teoria della clinica con le logiche dell'economia sanitaria, con le logiche della ricaduta del valore aggiunto che l'investimento in prevenzione e sostegno precoce possono produrre sulla comunità e sulla spesa pubblica. Si stima che un euro investito in prevenzione possa riportare dai 3 ai 10 euro risparmiati in seguito in prese in carico più complesse, in sistemi sociali, sistemi giudiziari, eccetera. Questo significa che investire in questo momento diventa strategico anche per il sistema paese. Far dialogare il sistema intracategoriale con quello dell'economia sanitaria, dell'organizzazione delle istituzioni è qualcosa che richiede uno sforzo molto importante, la costruzione di membrane, di spazi di membrana, di spazi intermedi. La Consensus è un esempio di spazio intermedio. E allora noi abbiamo forse bisogno sempre più di investire, ed è per questo che come ordine abbiamo molto volentieri supportato l'evento, perché abbiamo bisogno di focalizzare, e attenzione, qui dentro quasi tutti i presenti sono coinvolti a un titolo o nell'altro, con un ruolo nell'altro, nella costruzione di questo nuovo paradigma della professione che abbiamo bisogno di consolidare nei prossimi anni. La penetrazione, strutturazione, diffusione e disseminazione di una psicologia all'interno del sistema istituzionale, sul territorio, nelle buone prassi, che vada dagli enti locali, che vada alle ASL, che vada appunto in tutte le modalità operative con cui possiamo diffondere e rispondere ai bisogni di psicologia che ci sono e che richiedono appunto sforzi di membrana, sforzi di spazio transizionale, oserei dire. Quindi la Consensus di fatto è una celebrazione di questo spazio transizionale, al di là del suo valore scientifico intrinseco, e prima ho detto, vado a chiudere, non è tanto una chiusura, un omega, è forse e deve essere responsabilità di ognuno e ciascuno di noi qui presenti trasformarlo in un nuovo alfa, in un nuovo sviluppo di quelle che sono gli spazi, le potenzialità e le logiche con cui ci dobbiamo muovere nello spazio istituzionale. Per cui in bocca al lupo, e se ne can debut continuò le combat, come si diceva tempo addietro. Grazie. Moltissime grazie per questa riflessione, questo inquadramento quasi direi ontologico, non saprei come meglio definirlo, e darei la parola al professor Santo di nuovo. Carissimo, come stai? Buongiorno, sto bene, compatibilmente col caldo della Sicilia. Non ho neanche tentato di venire a Padova, perché fra i capricci dell'Etna ci manda la cena. Felicissimi di averti con noi. Sì, comunque sono veramente contento di essere qui presente. Saluto tutti, dalla rettrice fino a tutti gli altri che sono intervenuti e che interverranno dopo. Io porto il saluto dell'AIP, che come sapete è l'associazione scientifica degli psicologi accademici italiani, però porto anche il mio ricordo personale, perché a quel convegno di cui parlava prima la rettrice nel 2016 sono stato testimone, e addirittura ricordo di essere stato seduto accanto a Ezio Sanavio, che saluto con grande piacere, che mi diceva, quando parlava Clark, dobbiamo fare qualche cosa pure noi in Italia. Ecco, questa qualche cosa è stata fatta dal 2016 a oggi, sono passati parecchi anni, però la Consensus richiede tempo per essere fatta bene. Ecco, però questo inizio, questo alfa che cominciò tanti anni fa, ora è diventato un omega, però come diceva bene prima il collega Pezzullo, in questo ciclo continuo deve essere reload, come tutte le cose, come tutti i programmi oramai, no? Finiscono e ricominciano. Quindi siamo qui a celebrare una conclusione, ma siamo anche qui ad aprire una nuova fase, che è proprio quella applicativa, poi, che è quella più importante se vogliamo. Ecco, in tutto questo l'AIP ha partecipato in passato nella Consensus e continuerà a partecipare con grande impegno, questo posso farmi garante, che sarò presidente, e in un'ottica che vorrei sottolineare brevemente, in un'ottica veramente interdisciplinare all'interno della stessa psicologia.
stato detto prima, noi psicologi siamo molto bravi a distinguerci, a separarci, a fare le cose tutte, ognuno pensa di fare la migliore e così via. Noi abbiamo 5 sezioni all'AIP. Ecco, non è soltanto la sezione dinamico e clinica che sarà impegnata in questo lavoro, che è stata impegnata e che sarà impegnata, anche se ovviamente è quella principale, anche numericamente. Ecco, anche le altre sezioni, sperimentale, sviluppo ed educazione, sociale, lavoro e organizzazione, sono tutte coinvolte in questo tipo di lavoro che, come si diceva appunto prima, è un lavoro di rete, un lavoro di squadra, non può essere un lavoro soltanto degli psicologi. Ansia e depressione sono due fenomeni che non sono solo di competenza psicologica, sono dei fenomeni sociali molto gravi, come abbiamo visto durante il periodo della pandemia, e quindi come tali vanno affrontati. Allora tutte le componenti della psicologia devono essere impegnate in questo tipo. Perché? Perché siamo tutti professionisti della salute, come sappiamo, come ci ha ricordato prima il Presidente dell'Ordine, quindi in tutte le sue declinazioni, compresa quella sperimentale, educativa, sociale, di comunità. Tutte queste parti della psicologia sono impegnate, e questo smentisce un'ipotesi che è stata fatta da qualche tempo, che non bisogna più parlare di psicologia, ma parlare di psicologie al plurale. Ecco, questa cosa non mi piace molto, né sul piano scientifico né tantomeno su quello applicativo. Cioè che l'AIP, per esempio, diventi una federazione, no? di repubbliche, ognuno si fa le sue cose. Ecco, non è così. La psicologia ha un senso comune, del termine, un destino comune, un core, per dirlo in termini anglosassoni. C'è qualche cosa che accomuna tutta la psicologia, che è la ricerca e le applicazioni sulla soggettività umana, delle persone, dei gruppi sociali, delle istituzioni. Questa componente di studio e di analisi della soggettività, per quanto fatta con metodi diversi, che possono andare da quello sperimentale a quello clinico, a quello applicativo e clinico nelle sue varie declinazioni, comunque è un qualche cosa di comune che non può essere mai trascurato. Quindi c'è una psicologia che poi si articola in tante dimensioni, ma che si propone alla società come una scienza, e come una professione, non come tante. Anche se c'è questa distinzione, ecco, tutto questo ha bisogno anche di rilevanza di tipo formativo, è stato detto prima, ma anche di tipo giuridico, anche di tipo legale. Perché? Perché, per esempio, cito solo la distinzione tra counseling, tra counselor e psicoterapia, non è mai stata definita né in termini teorici, devo dire, nonostante ci avevamo provato per parecchio tempo, ma non ci siamo riusciti, né sul punto di vista giuridico, dal punto di vista giuridico. Cioè bisogna fare chiarezza su che cosa vuol dire counseling e che cosa vuol dire psicoterapia. Dico, è solo uno degli argomenti, perché questo poi si porta a cascata anche la formazione, che significa formare psicologi, che significa formare psicoterapeuti. A questo voglio aggiungere, e concludo questa breve presentazione, perché non è una relazione, ma solo un saluto, come dire, un saluto rinforzato, in termini alimentari. Ecco, con il discorso della co-costruzione, cui accennava prima molto bene il collega Pezzullo, cioè noi con la Consensus abbiamo costruito qualche cosa che è interdisciplinare, ma non solo all'interno della psicologia, ma della psicologia con altre discipline, con le istituzioni, prima fra tutte l'Istituto Superiore di Sanità, ma non solo. Ecco, e questo cosa significa? Che significa che bisogna fare i conti con tanti linguaggi. Fare i conti con tanti linguaggi, cito ancora Umberto Eco, ci stato già citato, non necessariamente porta a esiti positivi. Anche Babele nacque da tanti linguaggi che non si riuscivano a capire fra di loro. Quindi bisogna fare uno sforzo anche da questo punto di vista per passare da quell'ottica puramente interdisciplinare, che è l'ottica in cui ognuno ribadisce il suo punto di vista, porta la sua parte, il suo apporto, e quindi costruisce un pezzo del puzzle. Un'altra cosa è invece quella che oggi si definisce sempre in termini moderni, termini moriniano, no? Transdisciplinarità, che significa invece costruire il puzzle.
cioè costruire il disegno, non metterci solamente i pezzettini al posto giusto, ma costruire, cioè progettare l'intero disegno. Ecco, progettare significa anche poi verificare, e questo è stato già accettato. E su questo può dare un grosso contributo anche di ricerca. La ricerca di valutazione significa vedere se quel progetto che si è costruito assieme si sta realizzando, come si sta realizzando, da un punto di vista sia dell'esito che del processo, cioè come va a finire come esito, ma anche come procede in itinere, e questa è la ricerca che è stata fatta fino ad ora sulla psicoterapia, con grandi risultati anche dal punto di vista empirico, le famose evidenze, no? Ma che bisogna portare a tutto il processo, che come dicevo prima non è solo di psicoterapia, ma è molto più ampio, perché è anche sociale, perché è anche giuridico, perché è anche pedagogico, e quindi formativo, che coinvolge la psichiatria, coinvolge le neuroscienze, e quindi tutto l'apporto anche dalla parte biologica che non va trascurata. Tutto questo va costruito. La Consensus ha provato a farlo, lo ha fatto secondo me con buoni, ottimi anzi risultati, continuerà a farlo perché, come dicevo, c'è questo reload per cui dall'omega si torna all'alfa, e allora ricominciamo a lavorare da oggi, e con un accordo e con una consonanza fra il piano professionale e quello accademico, e per quest'ultima parte, come presidente dell'AIP, credo di poter dare, anzi assicuro di dare il massimo contributo possibile. Vi ringrazio e buon lavoro. Ringraziamo il professor di nuovo e procediamo dando subito la parola alla direttrice del nostro Dipartimento di Psicologia Generale, professoressa Francesca Pazzaglia. Buongiorno a tutti. Un saluto a tutti voi che siete presenti, a quelli che ci stanno seguendo in streaming, alle autorità. È veramente un piacere per me, intervenire qui e portare appunto i saluti del Dipartimento. È anche una soddisfazione, direi, un pochino parlo anche con un certo orgoglio, perché come è già stato detto più volte, questa bellissima iniziativa è nata appunto da un'iniziativa del Dipartimento. Non a caso un'iniziativa che è abbastanza tipica di dipartimenti, di atenei, cioè una conferenza scientifica. La differenza è che qui una conferenza scientifica si è poi evoluta in un processo sicuramente virtuale che ha portato alla produzione, alla realizzazione di questa Consensus Conference, che è un prodotto di altissimo livello scientifico e che ha e avrà delle importanti ricadute anche dal punto di vista clinico. Quindi così, vedendola, intanto ringrazio qui a fianco il professor Giulio Vidotto, che era all'epoca direttore del Dipartimento e che ha messo un grande sforzo su questo, cioè io rendo in qualche modo atto sia al direttore di allora che poi a tutti quanti hanno lavorato su questo di aver messo una grande motivazione in questo processo, che appunto è partito dal 2016, poi appunto nel 2018 si è in qualche modo formalizzato con l'ente promotore, i promotori, e appunto uno degli enti, l'ente promotore è stato anche il Dipartimento di Psicologia Generale, il coinvolgimento dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè un processo che si è dipanato nel tempo e che ha richiesto, dicevo, grande motivazione e anche, direi, una certa tenacia che a volte ci si richiede per realizzare cose di grandissimo livello che necessariamente non si realizzano in poco tempo, ma che richiedono proprio anni di impegno, di sforzo, di condivisione, come si diceva prima, di professionalità diverse, di competenze diverse. Vorrei anche vedere questa realizzazione dal punto di vista di un dipartimento psicologico, e quindi, come diceva prima la rettrice, in realtà questa è un'importante
occasione e realizzazione di quella che noi chiamiamo terza missione. All'interno degli Atenei, tutto sommato, di terza missione si sta parlando da pochi anni, tutto sommato. Noi avevamo molto chiaro quali fossero le nostre missioni dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista della didattica e della formazione, mentre ancora adesso ci stiamo interrogando, e lo dico proprio, ci stiamo interrogando come Dipartimento, ne abbiamo parlato in un nostro recente ritiro, ci stiamo interrogando su qual è la nostra funzione, l'importanza appunto della terza missione. E quello che in questo ritiro, discutendo tra di noi, ne abbiamo tratto è che la terza missione dà veramente lo scopo e l'importanza sia della nostra ricerca che anche della nostra attività di formazione. Vorrei riportare le parole di una docente del nostro Dipartimento che ha detto: in fondo la nostra ricerca sarebbe assolutamente inutile se non avesse una ricaduta che è una ricaduta a livello della clinica ma del territorio in generale. Io penso proprio il miglioramento della vita delle nostre città, nelle famiglie. E prima appunto Santo Di Mogo diceva ci sono tante psicologie e con le loro caratteristiche e in quest'ottica proprio di collaborazione veramente si può fare molto per migliorare la vita delle persone e il benessere dei cittadini nei vari contesti. E quindi il nostro Dipartimento negli anni ha cercato di sviluppare sempre di più questo aspetto, e non a caso adesso stiamo concludendo la relazione finale del progetto Dipartimenti di Eccellenza, su cui appunto di nuovo io sto prendendo meriti che non ho, perché appunto il professor Vidotto ha fatto un grandissimo lavoro di promozione. E non è un caso che questo progetto Dipartimenti di Eccellenza, che era un progetto di sviluppo del Dipartimento, un progetto di 5 anni, avesse come punto focale dominante una ricerca user inspired, quindi una ricerca che già partisse ispirata alle potenzialità, a quello che poteva fare per potenziali utenti. Perché? Perché una delle caratteristiche, direi, del nostro Dipartimento, ma insomma della psicologia padovana, è stato quello di una ricerca di base di altissimo livello, e questo ci viene riconosciuto anche così nei ranking nazionali e internazionali. Però capiamo che questa ricerca di base può essere anche molto utile proprio nelle sue applicazioni. Quindi ci stiamo interrogando, stiamo cercando di migliorare, di rendere sempre più efficace questo trasferimento tecnologico, diciamo, della nostra ricerca nel territorio. Però, come diceva prima la rettrice, la terza missione è strettamente legata alla ricerca ma anche alla formazione. E noi ci impegniamo molto nella formazione, ovviamente la formazione di base, le nostre triennali, magistrali, ma ancora più importante direi è la nostra formazione di secondo e terzo livello, cioè noi abbiamo diversi master che affrontano aspetti diversi e quindi danno formazione su aspetti diversi della psicologia, proprio in un'ottica di miglioramento poi della vita delle persone grazie a queste competenze acquisite. E poi abbiamo diverse scuole di specializzazione, e nella nostra ottica queste scuole di specializzazione ci danno proprio la possibilità di aiutarci a portare le competenze acquisite attraverso la ricerca, di portarle proprio nel territorio. E la nostra idea è quella di formare psicologhe, psicologi, psicoterapeuti che veramente possano avere un ruolo dirigenziale all'interno del servizio sanitario e che quindi possano nel tempo fare la differenza. Fare la differenza, prima lo diceva anche il dottor Pezzullo, cioè c'è bisogno, e altri che mi hanno preceduto, c'è bisogno di psicologia nella nostra società, c'è veramente bisogno, e c'è anche bisogno di capire che la psicologia ha questi aspetti molto vari, cioè non è solo la clinica, ma adesso all'interno dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, ad esempio, ci stiamo così chiedendo quali sono altre competenze dello psicologo e insomma in generale della professione
psicologica. E quindi credo che questo sia un momento importante, proprio perché tutto il processo al quale si è assistito, che ha portato al completamento di questa Consensus Conference, è un processo paradigmatico, come si diceva prima, paradigmatico e virtuoso. Perché? Perché è partito in ambito accademico, ma subito si è collegato con altre realtà, perché ha coinvolto, cosa fondamentale, l'Istituto Superiore di Sanità, perché ad esempio i diversi panel di esperti che erano stati contattati contenevano al loro interno studiosi della disciplina, ma anche ad esempio associazioni di utenti, cioè non dimentichiamo anche il grande apporto delle associazioni in tutto questo processo. Quindi è con grande soddisfazione proprio così che vedo l'inizio di questa giornata, e nel titolo c'era conclusione della Consensus Conference, ma io mi aspetto veramente che sia un momento conclusivo, perché è giusto celebrare gli Omega, come si diceva prima, cioè è giusto dire fin qui ce l'abbiamo fatta, però anche mi aspetto così un momento introduttivo e quindi un percorso ancora da compiere, non sappiamo esattamente quale sia, ma direi che così la mission che abbiamo, cioè questo aiutare, portare le competenze psicologiche nella società, mi sembra che sia chiara. Grazie. Allora abbiamo l'intervento adesso del dottor Pasquale Borsellino, che è il direttore dell'unità organizzativa Famiglia Minori Giovani Servizio Civile della Regione Veneto. Prego. Buongiorno a tutti. Il mio intervento durerà esattamente 5 minuti, per esserne sicuro mettiamo anche il cronometro. Che dire, io sono psicologo, psicoterapeuta, per 30 anni ho diretto dei servizi delle aziende sanitarie, e mentre ero direttore della unità operativa complessa infanzia, adolescenza e famiglia del distretto di Asso, l'azienda 2 Marca Trevigiana, mi hanno chiamato se ad interim dirigevo anche l'unità complessa di Treviso, ho accettato, e mentre stavo facendo queste due cose, l'assessore di cui porto i saluti, Lanzari, assessore sociale alla sanità, questa è una regione che ha un solo assessore tra sanità sociale e soprattutto ha una grandissima tradizione di alta integrazione sociosanitaria, insomma, quindi un esempio che ci contraddistingue dal resto d'Italia. E mentre ero a fare questa cosa sono stato chiamato se mi davo una mano, se insomma, potevo assumere questo incarico come direttore in regione, insomma. Naturalmente ho detto obbedisco, nel senso che da tanti anni che sono dentro le istituzioni e ci credo moltissimo al sistema pubblico, ed è partita un'avventura. Perché dico questo? Perché siamo di fronte a un momento epocale, ma ecco, in questo momento dobbiamo integrare tutta una serie di progettualità. Abbiamo in ballo il PNRR, missione 5, missione 6. Voi sapete che abbiamo un cronoprogramma, l'Europa ci chiede questo, molto rigido, con obiettivi target e soprattutto con il raggiungimento delle milestone, il che significa produrre progettualità di efficacia e documentabili secondo parametri che siano il più oggettivi possibili. Quindi un'iniziativa come questa è fantastica dal mio punto di vista, che in qualche modo il garantire, insomma, l'approccio psicologico, psicoterapico venga documentato, venga in qualche modo oggettivato, insomma, per quello che possono essere i risultati, andare in questa direzione e stare dentro un paradigma verso cui si muovono le cose in questo momento. Tutto deve essere dimostrabile, tutto deve essere documentato, e solo dopo che è documentato tutta una serie di interventi potrai allocare le risorse nei posti giusti. Concludo dicendo cosa? Che appunto abbiamo il PNRR, la missione 5 sull'inclusione, che è fondamentale, ma soprattutto la missione 6, qualcuno prima parlava delle casse della comunità,
Questo significa il DSM 71, per noi significa riorganizzare le unità di offerta a livello territoriale. Lasceranno le case della comunità, che non sono come le case della salute e delle media, sono una cosa diversa, e cosa metterci dentro, con che paradigma e con che livelli di integrazione tra sociale e sanitario mettere insieme i servizi, è quello che stiamo discutendo in questi giorni. Insomma, no? Le risorse sono importanti da tutti i punti di vista e sarà una bella sfida cercare di fare il meglio di quello che possiamo. L'altro aspetto importante sono gli FS++, come direbbe qualcuno, i fondi sociali europei. Anche lì una partita importantissima su cui dovremo andare ad allocare risorse per in qualche modo frenare quelli che sono i percorsi di marginalità. Ecco, detto questo, cos'è che è importante in questo momento? È importante, come dire, avere la collaborazione di tutti, condividere il più possibile paradigmi ed epistemologie che hanno a che fare con l'integrazione, con la collaborazione, col creare plus valore all'interno di realtà, come dire, che non devono essere isolate, nessuno un'isola, e cercare il più possibile di, come dire, lavorare per il bene collettivo. Perché tutti quanti abbiamo un solo obiettivo, secondo me, che dovremmo andare a declinare. Il nostro obiettivo fondamentale è quello dell'esigibilità di un diritto di salute. I cittadini devono poter esigere l'approccio alla salute mentale e la presa in carico psicologica come un diritto che non è adesso. Conosco appunto, perché da 30 anni che ci lavoro, lo stato dei servizi in questo momento della Regione del Veneto. Ecco qua, finito. Lo stato dei servizi della Regione del Veneto, però devo dire che negli ultimi 2 anni più di 100 colleghi a tempo determinato sono stati in qualche modo inseriti nel sistema sanitario, altrettanti ne verranno inseriti, ma al di là di questo partiranno una marea di progettualità che vedranno davvero, come dire, l'approccio olistico, per me utilizzare questa parola, insomma, un approccio che non ha a che fare con la frammentazione delle scienze e dei saperi, ma un approccio che davvero garantisca al meglio le persone. Grazie. Bene, allora io credo che finita questa parte introduttiva possiamo passare a quello che è il cuore vero e proprio dell'incontro di oggi, e quindi iniziamo a parlare nello specifico degli aspetti della Consensus Conference. Avremo in particolare 4 interventi, rispettivamente della dottoressa Calamandrei, del professor Sanavio, professor Michelin, e a conclusione l'intervento del professor Garattini, diciamo legato al panel della giuria. Io inizierei subito chiamando al tavolo della presentazione la dottoressa Gemma Calamandrei, che abbiamo già presentato. E ci parlerà appunto, inquadrerà la Consensus all'interno del contesto della sanità italiana. Mi devo mettere... No, direi qua proprio. Ok, vado avanti sì, io, quindi... Sì, perfetto. Sì, c'è. Ok, adesso sembra sopra, sei a posto? No. Anche la presentazione è questa. Mi posso chiedere una dell'acqua? Sì, 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 c'è dell'acqua. No, perché è molto caldo. È qua. Ah, ecco, giusto per Allora, quanto tempo? Dovrebbe essere a posto. Meno possibile. Così parliamo. Stiamo Verifico un attimo. no. Una ventina. Sì, ma anche di meno, se posso. Almeno che voi non mi chiedete insistentemente di continuare. Condividi schermo.
Una ventina di minuti. Sì, ma io ho calcolato anche 15, se volete, così lascio No, siamo in linea. Cioè, questo come qui, tempi. corretto? Sì, è quello lì. Ok. Scusate, ma non c'è munizione. Ecco, sono di nuovo qua e questa volta nella veste non del Presidente Berlusconi, ma di me stessa e dei miei colleghi che hanno partecipato al lavoro della Consensus, sia nei gruppi di lavoro e poi nella giuria. In particolare un grazie a Antonella Gigantesco e Angelo Picardi, che hanno lavorato sulla parte più vicina agli interessi dell'Istituto Superiore di Sanità, ovvero quello dell'applicazione a un contesto di salute pubblica delle terapie psicologiche per ansia e depressione, con l'attenzione ai modelli organizzativi e ai costi di questi disturbi in Italia, e un ringraziamento particolare a Paola De Castro che ha curato, direttrice della comunicazione, il servizio di comunicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha curato personalmente, facendo un enorme lavoro, la pubblicazione dei documenti della Consensus e del panel della giuria, che ci sta ascoltando da remoto, quindi diciamo, il lavoro che dovrei fare oggi io qua, immeritatamente prima in questa sequenza, perché dopo di me interverranno persone molto più autorevoli nel settore della psicologia, e quindi cercherò di dare un contributo ponendo i temi di cui parliamo oggi in un contesto giustamente della sanità, presentandogli anche alcuni dati che molti di voi conoscono. Penso che poi Paolo Michelin affronterà dei temi analoghi e entrerà più nel merito di alcuni di questi dati, ma mi piacerebbe capire, evidenziare che cosa c'è di nuovo, profondamente nuovo nei temi presentati dalla Consensus e nelle raccomandazioni che sono state elaborate, e come in questo contesto profondamente mutato da quello che era quello del 2016, cioè, quindi abbiamo subito un'esperienza mondiale che ha rivoluzionato anche l'approccio alla salute, in qualche misura, permettetemi anche di usare un termine improprio, la pandemia ci ha regalato alla salute mentale una nuova centralità. La parola, la definizione non c'è salute senza salute mentale, che definizione OMS, che tutti usavamo forse fino al 2019-2020 con una certa, un po' come un mantra per chi lavora in questi contesti, è diventata una drammatica realtà. Cioè noi ci siamo resi conto che senza un'attenzione agli aspetti comportamentali psicologici non si può combattere un'emergenza, una pandemia. Avevamo pochissima esperienza, tutto il mondo aveva pochissima esperienza, se andando a guardare i dati che erano a disposizione allora, prima del 2020, c'era forse qualcosa su Fukushima, sui terremoti, però eventi estremamente traumatici e circoscritti nel tempo. Quindi anche rimanere oggi in questa incertezza su quello che sarà l'impatto della pandemia sulla salute, sul benessere psicologico delle popolazioni colpite, che sono veramente tutto il mondo, è un po' difficile, quindi, perché non ancora gli esiti non li vediamo. Però certamente siamo stati costretti a ripensare e ad apprezzare pienamente, secondo me, questo è il concetto di One Health, che è molto di moda, ma che è una grande verità. Non esistono saluti cardiovascolari, salute osteoarticolare o salute della psiche, esiste una salute in un contesto dinamico e continuo di scambio con l'ambiente, un ambiente che può essere anche curativo, se vogliamo, se sappiamo cogliere le opportunità che si pongono, e secondo me questo è quello che la Consensus evidenzia molto molto bene. Detto questo, mi riferisco un pochino a dei dati che esistono, ma li conoscete benissimo,
ovvero a livello mondiale una prevalenza dei disturbi mentali in generale è di oltre il 10%, e all'interno dei disturbi mentali, una definizione piuttosto vasta, i disturbi mentali comuni, quelli di cui ci stiamo occupando, sono inclusi anche disturbi di abuso di sostanze e alcol, sono quelli che contribuiscono maggiormente a questo carico. Il solo disturbo depressivo maggiore, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce ogni anno circa 350 milioni in tutto il mondo ed è la quarta causa, la causa di carico di malattia. Quindi sono dati importantissimi, sono dati molto, molto pesanti che fanno capire quanto soltanto questi aspetti siano fondamentali per qualsiasi policy di salute pubblica a livello mondiale. Questa è una proiezione al 2030 del costo dei disturbi mentali. Questo è un lavoro del 2011 del World Economic Forum. Vedete quanto interessa anche a chi si occupa di economia e di profitti, e quanto serve valutare quello che sono i costi indiretti, cioè questi costi invisibili legati a perdita di reddito, disabilità, mobilità, riduzione della produttività. Vedete che per quanto riguarda l'impatto sulla crescita economica, l'impatto dei disturbi mentali è superiore a quello dei disturbi delle malattie cardiovascolari, di gran lunga superiore all'impatto delle patologie oncologiche. Quindi anche questo ragionamento, che sembra un ragionamento molto utilitaristico, lavora per noi, cioè per chi crede che la salute mentale sia un bene non solo economico ma della società nel suo complesso. Anche se guardiamo i disturbi mentali in Italia, questo è il Burden of Disease del 2019, vedete che in termini di years lived with disability, i disturbi mentali sono in seconda posizione rispetto solo alle malattie osteoarticolari, cioè al mal di schiena inabilitante, ma depressione e ansia sono responsabili di percentuali molto elevate, 35,4% e 25,8% rispettivamente. Quello che è interessante con l'approccio Burden of Disease è che solo il 6% di questi dailies causati da malattie mentali sono attribuiti a fattori di rischio noti, contro il 78% delle malattie cardiovascolari. Questo è un settore secondo me che va anche molto esplorato, perché i determinanti distali, cioè l'ambito socio-economico, non vengono mai considerati fattori di rischio del Global Burden of Disease, quindi un aspetto invece che nelle patologie mentali è estremamente importante. Questo è il lavoro più di riferimento ancora per quello interesse per tutti noi, è l'ESMED, è appunto un grande progetto europeo di 6 paesi che i risultati sono stati pubblicati nel 2005, che con con criteri molto rigorosi ha valutato, utilizzando delle materie validate di interviste diagnostiche, l'ansia, i disturbi depressivi, il controllo degli impulsi e l'abuso di sostanze, riportando delle prevalenze che sono per l'Italia erano circa 7,3. Mi riferisco, questo è uno studio queste sono diapositive che mi ha gentilmente fornito Antonella Gigantesco, che ha lavorato direttamente in questo studio. Aspettate che mi compare un'etichetta. Ok. Vedete che appunto nel 2005 la stima era di qualsiasi disturbo mentale di 7,3, con una notevole significatività maggiore del sesso femminile, è una cosa che ci ritroviamo in tutti i dati che vengono raccolti. E alcuni dei dati che sono purtroppo, come vedremo più avanti, rimasti tali, indicano che intanto che il tipo di professionista a cui nel 2005 ci si rivolgeva nel caso di disturbo mentale, qualsiasi disturbo mentale comune, ovviamente stiamo parlando dei 12 mesi precedenti all'intervista, era principalmente il medico di base, lo psichiatra nel 21% dei casi, lo psicologo, psicoterapeuta solo nel 6,4% dei casi, e altro medico, un medico di medicina generale nel 27,6%. Questo per dire che il medico di base è un punto di riferimento di questo genere di disturbi, e questo è un aspetto molto critico anche rispetto a quello che
che nella consensus è emersa, cioè rispetto alla formazione, alla capacità di intercettare questo tipo di disturbi e indirizzare verso lo specialista più adatto. La probabilità di non utilizzo dei servizi sanitari era il vulnus italiano, ovviamente rispetto agli altri 6 paesi europei, l'Italia aveva un 1,8% una percentuale molto più alta degli altri di non utilizzare i servizi sanitari, cioè di non rivolgersi ai servizi sanitari in caso di disturbo mentale, e la probabilità di contatto tra le persone con disturbo mentale e professionisti della salute mentale nei 6 paesi europei è molto bassa, in Italia ancora una volta, vedete, quindi questa è la probabilità di non contatto, 2,8 per 2,8 di odor ratio, e quindi vedete che anche qui c'è un problema rispetto agli altri paesi europei che pure non sono così diversi da noi come la Francia. Per concludere, anche il tipo di trattamento che nel 2005 veniva ricevuto in rapporto alla diagnosi di qualsiasi disturbo mentale. Quindi vedete il solo trattamento farmacologico oltre il 40% dei casi, solo trattamento psicoterapico nel 15%, entrambi in circa il 30%, nessuno 14%. Cioè una grande parte di questi disturbi non sono neanche trattati, e se sono trattati nel 2005 vengono trattati principalmente con il solo trattamento farmacologico, probabilmente anche una interlocuzione con il medico di base che tende a fornire, soprattutto sappiamo bene, insomma, l'Exodan come se fosse Benagol o pasticche per il mal di gola, quindi sappiamo come funziona in molti casi purtroppo. Dal 2005 oggi il trend generale è rimasto invariato. Il vero vulnus, che è una quota molto limitata dei disturbi emotivi comuni come ansia e depressione sotto soglia, arrivano ai servizi di salute mentale in senso lato, anche per quelli in cui sarebbe raccomandato in prima istanza un approccio psicoterapeutico. Meno che si ricorre poco ai servizi e si ricorre poco nella fascia età 18-24 anni, e questo nonostante sia stimato che il 19% della popolazione generale abbia sperimentato un disturbo di ansia, di panico, di depressivo anche lieve, almeno una volta nella vita. L'aggiornamento dell'ESEMED, il vero aggiornamento dell'ESEMED è questo lavoro appena pubblicato sul Journal of Affective Disorder, sempre con il primatore Antonio Gigantesco, relativo al sistema di sorveglianza nazionale PASS, un sistema che utilizza 55.000 interviste che sono state fatte dal 2018 al 2020. In realtà l'obiettivo era anche capire cosa è successo con la pandemia, però finalmente sapevamo che era successo prima, perché oggi noi abbiamo moltissimi, siamo bombardati di notizie sul 30% di nuovi casi di disturbi mentali post pandemia. In realtà molti di questi dati sono survey, sono dati basati su interviste o self-reported, quindi utilizzano anche dei metodi non validati, e soprattutto non abbiamo il dato precedente, perché il dato ESEMED è del 2005. Questo è un dato che conferma tra il 2018 e il 2019 il dato ESEMED, quindi siamo intorno al 6-7%, e la cosa interessante è che segnala il 6% per i sintomi depressivi nel 2019, tra il 2018 e il 2019, e nel 2020 quello che succede è che c'è un aumento al 7%, soprattutto dal marzo e dall'aprile del 2020. Con un andamento stagionale, nel senso che poi si riscende a maggio-giugno del 2020, cioè sembra che poi i casi, gli elementi, la risposta al test di valutazione dell'ansia, che mi sembra che fosse il PHQ-2, variava in seguito proprio all'andamento della curva pandemica, quindi con una risposta molto reattiva alla situazione che si stava verificando. Interessante vedere che tuttavia rispetto tra il 2018-2019 e il 2020 scompare, si accentua l'aspetto, rimane l'aspetto di vulnerabilità del sesso femminile, ma soprattutto scompare l'effetto protettivo che era presente dell'età giovanile. Quindi anche la fascia d'età 18-34 si smette di essere protetta da questi sintomi. Poi vedete i dati su questa tabella, potete anche leggere il lavoro che si trova pubblicato in rete,
un aspetto, diciamo, di maggiore di rischio è legato alla presenza di malattie croniche e alla presenza di difficoltà economiche, che però che era presente prima del 2020, ma che sostanzialmente smette di essere un fattore maggiore di rischio, perché probabilmente la percezione complessiva è che ci siano difficoltà, quindi non c'è più nessuno che dice sono particolarmente in difficoltà economica, si viene riportato la difficoltà complessiva. Quindi la pandemia certamente non ha spostato complessivamente la quota di questi disturbi, ma certamente ha modificato, ha aggravato alcuni dei fattori, ha fatto scomparire alcuni dei fattori di rischio. Certamente quello che è successo è che sono venuti meno una serie di fattori protettivi legati alla relazione sociale, al contenimento, al contenimento sociale attraverso il rapporto tra pari, pensiamo ai giovani e così via. Veniamo adesso all'unica dato che abbiamo, che è quello del SISM, il Sistema Informativo di Salute Mentale, che nel 2019 riportava, e questa nel 2020 non è cambiato niente, semmai quello che è successo nel 2020 rispetto ai dati forniti dai dipartimenti di salute mentale, quindi stiamo parlando di disturbi psichiatrici, in definizione proprio, ma è una piccola quota di disturbi mentali comuni, perché che non arrivano ai DSM. Comunque vedete come la prevalenza degli utenti trattati per disturbi mentali per genere nel 2019 prefigurava un quadro che già conoscevamo bene, che è pre-pandemia. Grandi differenze tra regioni, legate a differenze di presa in carico, una maggiore vulnerabilità del genere femminile a tutti i disturbi mentali. Se andiamo nel 2020, quindi vedete nel 2020 si è verificato generalmente, se si guardano i dati, una caduta di tutti gli indici, perché i servizi che pure sono rimasti aperti hanno intercettato, si sono chiusi, per esempio la gente non è andata nei servizi, aveva paura, anche il paziente psichiatrico più grave era ben consapevole che era meglio stare a casa piuttosto che andare in un luogo di rischio. E quindi c'è stata una caduta di tutti gli indici, però vedete come interessava farvi vedere che in prevalenza degli utenti stati per diagnosi nel 2020, voi vedete che la prima riga, la gialla, è la depressione, e la seconda, al di sotto, ci sono le schizofrenie e le altre psicosi funzionali. I disturbi somatici, sindromi nevrotiche e somatoformi si situano in una terza posizione, quindi una larga parte di quei disturbi che vengono intercettati anche a livello dei servizi sono disturbi mentali comuni, anche depressione da moderata a severa e disturbi ansiosi anche da tachipnea. Quindi evidentemente pensate quanto poco di questo arriva al Dipartimento di Salute Mentale. Quindi questo vuol dire che noi stiamo ragionando su qualcosa che è ampiamente sottostimato, i dati che abbiamo, perché non ci si va al CSM se si è un po' ansiosi, si va dal medico di base perché non si va insieme ai matti. Quindi c'è questa idea, no, che quello è un luogo dove ci sono persone che stanno molto peggio, quindi non ci va. Però quindi questo vuol dire che i dati sono anche più importanti di quello che noi pensiamo, anche rispetto ai dati raccolti fino ad oggi. Mi preme sottolineare questo aspetto perché vedete nel 2020 vedete che quello che cambia nel Dipartimento di Salute Mentale, questo ci dà un'immagine di quello che succede in tutti i servizi sociosanitari. DSM è un esempio, quindi una caduta dal 2015 al 2020 del numero di operatori, mentre lo standard minimo vorrebbe 66,6 operatori per 100.000 abitanti, e una riduzione sostanziale dei costi per l'assistenza psichiatrica sia territoriale che ospedaliera, che adesso speriamo sia, con questa valanga di soldi che ci arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cambi in termini di acquisizione di personale, ma non solo per gli DSM, per tutto il resto dei servizi. Concludo col trend di aumento nel consumo di farmaci, perché trend di aumento, trend di spesa nel consumo di farmaci. Vedete che questo nel 2020 è ancora ulteriormente aumentata il costo delle prescrizioni farmacologiche. Stiamo parlando di queste, sono prescrizioni dei DSM, del Dipartimento di Salute Mentale, con gli antidepressivi che la fanno da padrone con il 71,9% della spesa totale lorda. Vedete come l'aumento dei trattamenti antidepressivi convenzionata, per assistenza convenzionata progressiva dal 2017 in poi. Dunque, quindi una
diciamo, minore si spende di meno su ciò che è il trattamento psicoterapeutico che viene elargito in quote relativamente ridotte nei DSM, a tutto favore della gestione farmacologica, con un aumento della gestione farmacologica di fatto. Quindi una domanda di salute importante, ma non adeguatamente espressa e canalizzata, quella dei strumentali comuni, intanto per le disuguaglianze che vi ho fatto vedere prima, quindi possibilità di accesso nelle diverse regioni, un sottodimensionamento delle risorse umane, e la variabile tempo è importanza cardinale per la proficua erogazione degli interventi psicosociali. Ovviamente il livello di tale variabile è strettamente connesso alla quantità di personale e di figure di personale che abbiamo a disposizione nei servizi. Diciamo, anche le psicoterapie sono, diciamo, a parte anche un approccio step care, al di là del mutuo, del gruppo di tuo aiuto e poi tutto quello che viene dopo, sono time consuming, insomma, quindi bisogna che ci siano le persone che le fanno, le persone formate che le fanno. Una marcata sottovalutazione di interventi altamente efficaci, solo sul 6, come dicevo prima, il 6-4% del totale delle prestazioni erogate nei servizi di salute mentale nel 2019 è costituito da attività psicologica e psicoterapica, e soprattutto un altro vulnus, la difficoltà dei servizi a intercettare la probabilità psichiatrica all'esordio in fase precoce. Quindi, diciamo, degli aspetti, un aspetto importante, tre aree abbiamo riconosciuto che sono state trattate, che danno una grande, maggiore enfasi nella consensus: il riconoscimento precoce dei supplementari comuni attraverso un'integrazione di tutti i servizi sanitari territoriali come luoghi. Tutti questi luoghi dovrebbero essere direttamente coinvolti, potrebbero essere direttamente coinvolti nell'individuazione degli assistiti con disturbi mentali comuni o a rischio di svilupparle, quindi con un intervento di preventivo. Il secondo aspetto è la garanzia dell'accesso alle cure da un punto di vista della Repubblica, in due modi. Da un lato abbiamo un modello organizzativo dei servizi che deve garantire l'accesso alle cure, quindi in un'ottica di riorganizzazione della medicina territoriale di cui tutti parlano, che ancora non si è bene capito. Sono stati appena dati moltissimi soldi alle regioni per la riorganizzazione per la casa della comunità e così via. Comunque, certo che un modello organizzativo ideale del nostro campo potrebbe basarsi su una rete integrata che includa tutti i servizi sociali, di comunità, i dipartimenti di cure primarie, tossicodipendenze, psicologia, i DSM e chi più ne ha chi ne metta. Ovviamente questo deve essere in grado di cogliere tutti i livelli, il disagio psichico lieve o sotto soglia, perché un'interazione sociosanitaria di questo tipo è il prerequisito per un approccio step care che funzioni effettivamente. Mentre dall'altro lato dobbiamo promuovere la conoscenza e la consapevolezza, ridurre lo stigma, le raccomandazioni della competenza, e non a caso propongono un investimento nella comunicazione mirata a dei target specifici, quindi giovani, operatori sanitari, popolazione del mondo della scuola, sfruttando le possibilità dei mass media, dei social network, ma anche elaborare una comunicazione adeguata ai decisori politici, perché anche lì la comunicazione conta, anche se adesso, diciamo, ne parlano tutti, questo è un momento che va obiettivamente utilizzato, però non dimentichiamo mai che bisogna sempre ragionare anche sui costi e sui risparmi che le scelte organizzative portano. Infine, un altro aspetto è la formazione accademica e la ricerca. Giustamente la consenso e le raccomandazioni di consenso hanno evidenziato, sottolineato la necessità di percorsi di alfabetizzazione sui supplementari comuni, sia nel corso di psicologia che nell'area di medicina, e soprattutto per i medici di medicina generale che siano in grado di cogliere alcuni aspetti, diciamo, importanti che servono a prendere in carico un paziente che abbia un disturbo di natura psicosomatica, ansiosa, depressiva, non come se fosse una persona da tranquillizzare e mandare a casa, ma come una persona che ha una domanda di salute e a cui bisogna dare delle risposte. E infine la ricerca, il potenziamento della ricerca in salute mentale, sia quella epidemiologica e clinica attraverso le corti di pazienti, per esempio con la valutazione di diversi esiti di interventi e delle corti di nascita, sia una ricerca anche di natura traslazionale sui modelli sperimentali e sui meccanismi. Pensiamo alle terapie, all'efficacia dei trattamenti riabilitativi, al concetto di neuroplasticità, che è qualcosa che l'ambiente, su cui lavora l'ambiente, non è stare in laboratorio a guardare i neuroni, parlare di neuroplasticità, significa lavorare sulle potenzialità che una persona di adattarsi e esprimere una resilienza a un contesto anche avverso. Torniamo ai costi economici.
perché tutto ciò, perché l'importanza del lavoro della consenso, delle raccomandazioni che possono avere anche un'applicazione da un lato clinico, ma dall'altro anche di promozione di questi interventi da parte dei decisori politici, è che anche ricordare che ci sono dei costi economici e sociali, che per esempio le persone con disturbi mentali comuni sono anche a maggior rischio di altre patologie croniche e hanno un alto tasso di mortalità. Mi piace farvi vedere questi due lavori. La prima sono le cartelle, le cause di morte per il Covid in Italia, che è stato svolto egregiamente dall'Istituto Superiore di Sanità, è un lavoro infinito, che tra i morti, deceduti e ospedalizzati con il Covid in Italia c'è una significativa presenza praticamente di persone con disturbi psichiatrici, ma non soltanto disturbi psichiatrici gravi, perché quello lo possiamo capire, no? Non pongo attenzione alla cosa, ma anche dei disturbi mentali comuni, cioè tra gli ospedalizzati, se si va a vedere quanti sono i depressi, le persone con depressione anche moderata e anche le persone con sindromi d'ansia, diciamo, significative, sono più elevati tra gli ospedalizzati. Lo stesso discorso che uno studio statunitense dimostra per la depressione, quindi stiamo parlando di persone che sono più a rischio di ammalarsi di altre malattie anche gravi. Ricordo una criticità alla salute mentale dell'infanzia, adolescenza e giovani adulti che non è stata affrontata nella consenso, ma di cui abbiamo discusso molto, e credo che questo necessita di un'attenzione particolare e forse anche di superare un po' questa visione a 18 anni ci occupiamo di psicologia, psichiatria adulto, fino a 18 è un altro mondo, no? Bisogna pensare che esiste c'è una lontogenesi del cervello e del comportamento, inizia in utero e finisce a 100 anni, quindi l'approccio deve essere One Health ma anche One Age, cioè bisogna guardare tutte le età della vita cercando di unificare i contesti. Quindi intercettare il disagio dei minori, attenzione, ma anche promuovere il benessere, la capacità di resilienza, non medicalizziamo eccessivamente, non creiamo un'emergenza, ma cerchiamo anche di promuovere e sostenere i bambini e i ragazzi, soprattutto in questo momento, nello sviluppo di strategie emotive e cognitive per affrontare lo stress. Cerchiamo di supportarli in questo. Infine, la raccomandazione che io tento di fare come ricercatrice di ISS insieme ai miei colleghi è quindi quella di utilizzare le risorse che ci stanno arrivando per costruire la rete, ma promuovendo la qualità degli interventi, quindi una dotazione adeguata, l'empowerment con il coinvolgimento attivo di utenti e familiari, la comunicazione allo stigma, la valutazione degli esiti degli interventi, importantissimo, della qualità percepita, e poi la formazione del personale, ma anche e soprattutto quando parliamo di integrazione territoriale parliamo di prevenzione primaria, cioè quindi di modulare possibilità di agire prima che il disturbo mentale si aggravi o si presenti, per prevenire, promuovere quindi benessere e plasticità e prevenire il disagio psichico. Credo che questo sia un grande contributo che la consensus e i documenti possono dare se continuate con la comunità. Noi faremo la nostra parte, ovvio, ci crediamo moltissimo. Grazie di aver cominciato nel 2016, perché siamo arrivati al 2021 producendo qualcosa che è un grandissimo strumento di evidence-based science a disposizione dei decisori politici e non solo, per mettere appunto, trovare un modello organizzativo che potrebbe non essere IFPT, ma può essere un'altra cosa, perché il nostro paese ha alcune particolarità, però certamente deve essere un modello organizzativo in cui le persone e i livelli si parlano tra di loro, altrimenti non andiamo da nessuna parte, e soprattutto non andiamo da nessuna parte se continuiamo a ragionare in termini di regioni che funzionano e di regioni che non funzionano. Dobbiamo fare uno sforzo di fare un ragionamento complessivo e nazionale per questo nostro troppo maltrattato paese e siamo i primi a proporre una cosa così bella, scientificamente valida, scritta anche in un'altra lingua, utilizzatelo e utilizziamolo perché è una grande occasione. Grazie mille. Grazie di cuore, un intervento ricco di dati, molto apprezzati, soprattutto apprezzato da parte mia il fatto di aver sottolineato l'aspetto di criticità legata agli interventi in fase adolescente, adolescenziale, giovane adulto. È un punto critico che riguarda
in generale, diciamo, tutta la parte sanitaria, ma nello specifico la parte del disagio, diciamo, psicologico-psichiatrico, e i modelli oggi in atto sicuramente non fanno molto, diciamo, per arrivare a una soluzione che sia una soluzione organica, come possiamo dire, il passapalla, nome mio e tuo, eccetera, eccetera, ma di fatto la mancanza di una progettualità che riesca a inquadrare questo momento importante e dare una soluzione che sia un minimo strutturale e organica. Io, ringraziandoti ancora per quanto presentato, chiamerei al tavolo il professor Sanavio. Ezio Sanavio sicuramente è l'anima di questa Consensus Conference, è il motore primo, direi. Il motore primo è Dio. Allora, non volevo che tu l'esplicitassi. Quindi ti darei subito la parola. Devo tornare dentro, come si fa? Va bene. Allora, il documento di cui si parla è questo. Vi prego di prendere nota dell'indirizzo e di scaricarlo, ma presumo che la maggior parte abbiano già provveduto. Sono un centinaio di pagine, con molte ripetizioni, con molte cose che vengono dette 3 volte e molte cose che non vengono dette nemmeno una volta. Vabbè. Più o meno che cosa siano gli scopi di questa Consensus è stato già detto. Io dico che cosa non è. Non è una battaglia contro gli psicofarmaci. Non è una campagna promozionale per l'occupazione degli psicoterapeuti e per la propaganda della psicoterapia. Le parole chiave sono 2. Una è efficacia e l'altra è qualche termine che voglia dire egualitarismo economico. Le medesime possibilità in termini di salute per ogni cittadino. Non riesco a trovare. Come si va avanti? Io direi con questo. Invio. Va bene. Si è accennato al convegno del 2016 e quella cosa che vedete luccicante di dorature è l'aula magna della nostra università. Va bene? Partiamo pure dal 2016. È chiaro che al 2016 si arriva attraverso tutta una serie di sviluppi che sono precedenti. Va bene? L'ospite d'onore è David Clark. Il convegno è stato organizzato per lui, va bene? Non perché questa sia una persona particolarmente notevole, ma perché era l'occasione di parlare del Improving Access to Psychological Therapies, che già aveva alcuni anni di esperienza. Invece. Permettetemi una breve storia di RPT. Va bene? Nasce nel 2007. Cos'è il 2007? È un periodo di recessione e di crisi economica e di disoccupazione, molto simile ad oggi. Va bene? E il problema che si pone nel Regno Unito è di aumentare il PIL, aumentare la produttività del sistema produttivo inglese. Cosa c'entra con la salute mentale? Cosa c'entra con la psicoterapia? Non molto. Eppure lì viene varato, e viene varato per merito, per interesse, non del mondo accademico, del mondo professionale, del mondo medico, del mondo psicologico, ma per la Confindustria della Bocconi, tradotto in termini italiani. Il progetto nasce in forma sperimentale, circoscritto a 2 posizioni, a 2 siti,
via via va estendendosi e per esempio estendendosi anche per la fascia di popolazione non in età produttiva, infanzia e adolescenza. E guardate le cifre, va bene? Nel 2020 ci sono 1 milione di accessi, 1 milione di persone che si sono rivolte a questa rete di ambulatori e che hanno avuto prestazioni chi lunghe, chi brevi. E i programmi e i conseguenti finanziamenti per gli anni prossimi parlano di 1.900.000 accessi. Quindi difficile pensare ad un'espansione più rapida e più grande. E il successo fu ovviamente la principale ragione di questo finanziamento, di questa diffusione e di questo sparpagliarsi su tutto il Regno Unito. Va bene? Dicevo che il motore, almeno da un punto di vista teorico, ma credo anche da un punto di vista di potere reale, va bene? Però è stato il mondo produttivo. Va bene? Dal punto di vista accademico, la London School of Economics, che significa quegli economisti che danno la consulenza al Parlamento. Vero? Traducetelo in termini italiani, va bene? Banca d'Italia, va bene? Vero? Luis. Vero? Inutile dire che la motivazione economica era se vogliamo aumentare il PIL in Gran Bretagna dobbiamo fare tutta quanta una serie di cose. Però fra mezzo e un punto per aumentare il PIL c'è la diminuzione delle ore perse per ansia e per depressione. Per ansia e per depressione. Qual è la risposta ovvia? Aumentiamo il budget della salute mentale. No, la salute mentale, va bene, o meglio, l'organizzazione della salute mentale inglese non garantirebbe benefici. Che cosa garantirebbe benefici? Va bene? L'introdurre quelle cure che il sistema nazionale non utilizza, cioè le cure psicologiche, le cure psicoterapeutiche. Si conta su un 10% di guarigioni in più rispetto alle cure tradizionali fornite nel Regno Unito attraverso un sistema di offerta di cure psicologiche a tutte le fasce di reddito. Torniamo al convegno del 2016, si conclude con un grosso documento che viene pubblicato da qualche parte, va bene? E la raccomandazione più importante è diamoci da fare perché noi vogliamo raccomandare che in Italia si faccia qualcosa di molto simile agli altri. Va bene? Nasce il suggerimento di organizzare una consensus conference e così io che credo non sapessi nemmeno bene che cosa potesse essere, le altre persone sono coinvolte. Una decina delle persone che avevano partecipato più attivamente al convegno si costituiscono come comitato promotore. Di solito queste consensus conference hanno dei comitati promotori che sono le associazioni dei malati, vero? O qualcuno che mette soldi, vero? Cercando di non farlo apparire. Noi niente, noi avevamo i non soldi del Dipartimento di Psicologia Generale. Abbiamo avuto qualche piccolo finanziamento dall'Ordine del Veneto e
ringrazio i predecessori di Luca Pezzullo. Va bene? Allora, Consensus Conference, c'è un flowchart abbastanza definito, vero? Comitato promotore sceglie dei tecnici, sceglie degli esperti, e questo è il comitato tecnico-scientifico, di cui ci parlerà dopo il professor Michelin. Il comitato tecnico-scientifico sceglie una serie di esperti ed elabora una serie di quesiti. Cosa bisogna fare in questo caso, cosa bisogna fare in quell'altro caso. Gli esperti si trovano, stilano le loro risposte. E questa fu la prima fase. Qualcuno ha ricordato che all'inizio del 2018, va bene? I quesiti furono 13. Naturalmente non è stato uno scherzo arrivare. Per esempio, si è perso molto tempo nell'idea se era sensato, se non era sensato impegnarsi per fare delle linee guida italiane, o me è appurato che era un doppione assolutamente stupido, va bene, per tradurre almeno quelle che esistevano. Abbiamo perso molto tempo. Comunque si arriva al lavoro dei gruppi di esperti. Questi esperti si trovano per tutte le volte che ritengono giusto e redigono un documento finale, che è quello che vi ho mostrato con quel, non so come si chiami, quel disegnino rosso, per cui ringrazio l'Istituto Superiore di Sanità, perché se non fosse subentrato l'Istituto Superiore di Sanità noi staremo ancora cercando, va bene, come si fa a stampare, a pubblicare, a registrare questo documento. Va bene? E la storia ovviamente non finisce lì, perché il documento viene redatto da degli esperti, da dei tecnici, va bene? Viene sottoposto ad una giuria. Perché ad una giuria? Perché deve essere la società civile che decide. Non deve essere un problema che rimane circoscritto agli esperti, ai tecnici, va bene? E quindi viene sottoposto ad una giuria. Questa giuria, dirigenti di istituti scientifici, presidenti di istituti, di tribunali, così. Non siamo riusciti ad avere giornalisti, nonostante tutti i contatti, lettere cortesi di rifiuto, va bene, o lettere senza nessun seguito. Per giornali sto parlando del Corriere, sto parlando di Repubblica, sto parlando di Sole 24 Ore. Allora, a fine 20 gli esperti concludono la loro relazione. Nel 21 la giuria la esamina e la conclude il 21 ottobre. Il cronoprogramma pensava di presentarla, va bene, prima di Natale. Siamo qua. E credo che sia colpa mia che nella mia ingenuità ignoravo che l'Università di Padova è una vecchietta che ha 80 anni e che ha 800 anni e non 80 anni. E 800 anni le giunture sono un po' anchilosate e per muovere qualche passo ci vuole tempo. La storia non finisce qui, anche se sembrerebbe logico che si concludesse tutto con la presentazione. Salta fuori che almeno la metà dei partecipanti ai vari gruppi della Consensus, giuria compresa, dicono: noi non vogliamo scioglierci. Il nostro lavoro è un lavoro che ha da continuare,
ha da continuare. Uno, perché ha tanti buchi che possono essere riempite. Secondo, perché le cose cambiano di anno in anno e fra 2 anni, fra 3 anni, fra 4 anni, le cose da scrivere saranno diverse da quelle che sono state scritte. Per cui la decisione è stata di costituirsi come comitato permanente, sta girando il foglio di raccolta dei documenti, chiamiamoli ufficiali, va bene? Un comitato permanente con funzioni di coordinamento, ma sostanzialmente 4 comitati, di cui ovviamente quello devoluto alla lacuna principale, l'età infanzia e adolescenza. Le idee in base ve le ho dette, vero? Andiamo a vedere un pochino a livello di popolazione, a livello di famiglie. Uno, non hanno informazione corretta. Chi cerca informazione corretta non riesce a trovarla. Vero? Quando ho cercato, non mi ricordo se ansia o depressione, su Google ieri sera, ho trovato l'indirizzo di una psicoterapeuta padovana. Vero? E i siti internazionali importanti esistono, ma chi accede? Accede chi sa le cose abbastanza bene da non aver bisogno di andare a cercare. Quindi c'è bisogno di informazione. E qui mi dolgo ulteriormente del disinteresse dei media, del disinteresse della grande stampa, eccetera, eccetera. Non abbiamo un giornalista qua. Non c'è stato nessuno che abbia chiesto un'intervista il giorno prima o che abbia detto: professore, l'aspettiamo perché dobbiamo intervistarlo. E questo succede per cose molto più banali. Per questo non è successo. Va bene? Seconda cosa, le famiglie spendono i soldi, abbiamo detto, spesso e volentieri in ambito privatistico, ma spesso non li spendono bene, perché li spendono per psicoterapie a basso livello di efficacia, qualche volta addirittura a nessun livello di efficacia, pure semplici placebo, e qualche volta forse addirittura nocive. Non dimentichiamo che la psicoterapia non è un tè tiepido, ma è qualcosa che può far male. Rapporti col sistema sanitario nazionale. Allora, premesso che il sistema sanitario nazionale ha infiniti meriti, ed è nelle possibilità e probabilmente non è nemmeno nelle competenze del sistema sanitario nazionale far fronte ai problemi di ansia e depressione, perché i problemi di ansia e depressione hanno una dimensione trasversale che va molto al di là di loro. Ed è da discutere se debbano a tutti i sensi essere considerati problemi sanitari. Si può aprire un discorso filosofico. Comunque è senz'altro così dal punto di vista della fattibilità. Arriviamo alle conclusioni. Nel dettaglio vi parleranno i colleghi. Prima conclusione scontata: le terapie psicologiche hanno lo stesso livello di dignità di quelle biologiche, di quelle farmacologiche. Sono nella stessa gamma, qualche volta sopra, raramente sotto, a seconda dei criteri che si vogliono utilizzare. E questo
credo che non sia noto nemmeno nel mondo occulto. Vero? Credo che anche a livello di mondo occulto l'idea che la psicoterapia sia un pochino come l'accompagnamento, la tazza di tè che ti danno in ospedale, va bene? Non la sala chirurgica. Va bene? I professionisti che firmano le fatture, che percepiscono gli stipendi, che vincono i concorsi, va bene? Avendo la psicoterapia come perno, va bene? Nella maggior parte dei casi praticano metodi di non comprovata efficacia. La maggior parte. Questo in Italia, questo 20 anni fa è stato anche negli Stati Uniti, non meravigliamoci. Dunque gli interventi vanno pensati in maniera energica, in maniera anche pesante. L'università non fa tutto quello che potrebbe avere, ma sapete che la formazione psicoterapeutica passa più per il sistema degli istituti privati di formazione che attraverso il mondo universitario, va bene? E dunque la situazione attuale è una situazione di cui è responsabile il Ministero dell'Università, che ha scelto la commissione in fin dei conti consultiva. Certamente queste consulenze che ha dato nel corso degli anni sono altamente discutibili, però so che il trend è in fase migliorativa, ma il punto da cui è partita era proprio sotto zero. Io credo che si deve avere il coraggio di tirare le orecchie a questa commissione. Però temo che il professor Maffei non ci stia ascoltando. Ma gliel'ho detto di persona. La vera responsabilità di quelli che venivano prima. Sì. Vero. Sistema sanitario nazionale, dicevamo, è stato detto del modello step care, va bene? E che cosa vuol dire? Non servono neologismi o anglicismi, perché credo che fosse noto a Galeno, se non addirittura a Mattusalemme. C'è una fascia di pazienti per i quali la cosa migliore è intervenire con piccoli interventi, bassa intensità, e c'è una fascia che invece ha bisogno di interventi altamente specialistici, molto competenti e probabilmente qualche volta anche molto lunghi e molto costosi. Il primo livello, il primo discorso è quello di operare in maniera trasparente questa prima scrematura. A livello di sistema diffuso, va bene? E poi si può cominciare a muovere qualche passo. Noi raccomandiamo di muovere qualche timido passo, scimmiottando qualcosa di APT, però pensando che si può fare anche di meglio, vuoi perché si approfitta della loro esperienza, vuoi perché i nostri colleghi italiani non sono stati con le mani in mano e hanno dato luogo a molte esperienze positive, anche se frammentari. La fantasia però, è quella di vedere anche al Portello, vedere anche in Italia, va bene, qualcosa di simile. Questi sono i centri APT. Va bene? E voi vedete subito dall'immagine che nessuno può collegarli con il mondo della salute mentale. Vero? A parte quella NHS piccolina piccolina, va bene, vero? Nome generico, vero? Abbiamo sentito negli ospiti che hanno avuto i loro saluti che il nome più gettonato è benessere.
va bene? Locali fuori, locali a parte, va bene? Personale a parte. Però l'immagine che ne deve risultare è di qualcosa che non c'entra con la salute mentale. Lasciamo ai nostri colleghi scrivere papiri, va bene, su ciò che concerne la salute mentale, ma l'immagine che dobbiamo trasmettere è un'immagine di benessere generale. Va bene? Riprendiamo qualcosa dalle indicazioni che sono state date per gli ATP, va bene? Fra cui sottolineo soltanto le terapie psicologiche con più alti livelli di efficacia. Capite che se utilizziamo le istituzioni locali abbiamo l'insurrezione e le contestazioni, per esempio, di ordine legale, per esempio dei sindacati. Formazione completa. Sembra ridicolo, ma si tratta di utilizzare protocolli specifici, non un qualunque intervento che abbia la psi da qualche parte. Ed è quello che sta succedendo. Qualcuno sta anche approfittando del nome di questa consensus per promuovere qualunque cosa sia psi. Va bene? E puntualità nelle valutazioni, seduta per seduta, non prima dopo, perché dobbiamo sapere perché si perdono le persone per strada. Va bene? Supervisione, perché non esistono persone competenti e quindi ci sarà bisogno di un paio d'anni per creare esperienze e competenze, ma esistono persone che hanno accumulato o all'estero o altrove competenze negli specifici protocolli. Va bene? È una cosa fondamentale, l'autosegnalazione, niente impegnative, niente passaggio per il medico di base, niente passaggio per il pediatra, va bene? Ci si presenta. Va bene. E quindi quello che stiamo proponendo, o che almeno si discute che la maggior parte tende a vedere, è qualcosa autonomo, che crei un proprio ethos e un proprio standard come è stato. Concludo dicendo che i problemi di ansia e depressione travalicano le competenze delle istituzioni preposte e meritano risposte a livello nazionale. Dunque il nostro interlocutore non è l'unità sanitaria locale. Permettete una parentesi, perdoni 30 secondi. Ci si dimentica che l'unità sanitaria locale non ha un direttore che decide, perché l'organo decisore di ultima analisi è il collegio dei sindaci del territorio. Siamo ancora un paese che beneficia della riforma sanitaria che ha dato ai cittadini il potere e non ai medici o ai burocrati. Peccato che i nostri sindaci non lo sappiano e che i nostri cittadini siano spesso e volentieri delle pecore. Per cui il riferimento è veramente all'opinione pubblica. E qua io chiudo ricordando come la più grande riforma che la sanità abbia avuto nella salute mentale, cioè la legge Basaglia, sia una legge che è stata portata avanti dai sindacati, dalla popolazione, dai consigli comunali e dai consigli provinciali, va bene? Contro il parere dei medici, contro il mondo accademico, va bene? E contro le famiglie dei malati di mente. Per cui il mio invito è a far crescere nel Paese questa sensibilità. Ho finito.
Grazie moltissime Ezio per l'intervento e tutte diciamo, le notizie sia sulla nascita diciamo, dell'idea della conferenza eccetera, ma anche su quelle che sono prospettive future. Darei subito la parola al professor Michelin, che così come chiusando diciamo quanto avevo detto precedentemente per Ezio, anima e motore primo, è stato un po' il braccio diciamo, di questa iniziativa. Darei subito la parola. Abbiamo a disposizione che orario abbiamo fatto? Le 12:11, abbiamo una mezz'oretta. Benissimo. Quindi... Io vedo di stare ampiamente sotto i 15 minuti, anche per lasciare appunto spazio all'intervento forse più importante, che è quello del professor Garattini. Ho messo questa diapositiva sugli 800 anni dell'università perché ricorda quello che è stato anche uno dei punti di partenza della consensus: utilizzare il metodo scientifico. Molte cose non le riprendo perché sono già state dette e quindi le salterò. Ricordo chi erano i membri del comitato tecnico scientifico: Angelo Barbato, Gioia Bottesi, Nino Dazzi, Gerardo Favaretto, io, Paolo Migone e Porcelli. E poi ci sono stati molti esperti che in singoli tavoli hanno lavorato con un lavoro di approfondimento, di raccolta di documentazione, ma soprattutto con un lavoro di confronto. L'aspetto interessante e anche entusiasmante della consensus è quella situazione che solitamente non troviamo nella vita professionale e scientifica, in cui non solo ognuno esprime la propria opinione, porta i propri dati, fa le proprie proposte, ma poi le deve mettere insieme con quelle degli altri, arrivando a una sintesi e quindi prima di tutto dovendo capire bene e metabolizzare le proposte degli altri. Abbiamo lavorato moltissimo e questo ci ha aiutato in videoconferenza, quindi la sciagura della pandemia da questo punto di vista ci ha consentito di trovarci più spesso. I temi erano su cui il comitato promotore, d'intesa con noi peraltro, aveva formulato le domande, erano questi: efficacia e applicabilità al contesto italiano delle linee guida, delle terapie, dei modelli organizzativi, cioè noi non dovevamo creare ex novo delle proposte sull'efficacia e così via. Si trattava in larga misura di utilizzare, sintetizzare, organizzare materiali che erano già disponibili. Modalità e strumenti e procedure per individuare le persone che possono aver bisogno di terapie psicologiche per ansia e depressione, quindi tutto il delicato discorso dell'intercettazione di questa domanda, della promozione anche di questa domanda attraverso interventi proattivi, perché i dati così deludenti di risposta del servizio sanitario, ma anche della professione privata, impongono degli interventi proattivi e non solo degli interventi passivi di attesa. Voglio dire, nella sanità è così. Abbiamo degli ambiti in cui la domanda è elevatissima, esagerata. Penso, per fare un esempio, alla risonanza magnetica alla colonna, che è chiesta e prescritta 10 volte quanto sarebbe necessario, e abbiamo dei casi come questo in cui forse un cittadino su 10 trova davvero, un cittadino su 2 formula la domanda e 1 su 10 trova una risposta, e quindi in questi casi invece va alimentata la domanda, come abbiamo fatto recentemente per le vaccinazioni, per promuovere la domanda. Formazione e aggiornamento dei professionisti che trattano le persone che presentano problemi di ansia e depressione, quindi tutto il tema della formazione, di tutta la filiera formativa partendo dall'università, e non solo ovviamente per la professione psicologica ma anche per quella medica. Abbiamo detto
il primo sensore sono e chi per primo probabilmente può raccogliere la domanda al medico di medicina generale, e poi risorse necessarie, modelli organizzativi e percorsi diagnostici terapeutici. Quindi diciamo una completezza di temi. Questo è un esempio di domanda e questo è un esempio anche del lavoro che ha fatto il comitato degli esperti e poi i gruppi di esperti e poi il comitato scientifico, tecnico-scientifico. Quindi ci siamo trovati in una situazione in cui, per esempio, sul piano dei dati epidemiologici italiani in particolare, dovevamo cercare da tutte le parti cosa c'era di buono, cosa c'era di aggiornato e di valido. Sui dati epidemiologici, sia il professor Sanavio che soprattutto la dottoressa Calamandrei hanno già detto quasi tutto quello che troverete poi anche nel documento. La giuria degli esperti, lo dirà meglio di me il professor Garattini, poi ha preso tutto questo materiale che trovate nel documento e ne ha ricavato il necessario per rispondere alle domande e dare delle raccomandazioni. I dati sulla prevalenza, lo ha già detto la dottoressa Calamandrei, li abbiamo ricavati da varie fonti, poche fonti, quasi nulla sull'età evolutiva, e qui veramente va promossa la ricerca epidemiologica in età evolutiva, ma anche la raccolta di dati dei servizi, anche la raccolta, mentre per la salute mentale adulta abbiamo dei dati, per i servizi dell'età evolutiva no. Questi sono i dati che sono già stati detti, ecco, per favorire l'accessibilità e fruibilità. Questi sono tutti gli elementi, se volete, che favoriscono, che sono in causa perché il cittadino prima di tutto abbia consapevolezza e non si vergogni di avere un problema e lo riconosca come un problema che può trovare un aiuto, una cura, e poi perché passo per passo la trovi effettivamente nel suo percorso. Ho messo questa graffa proprio su un suggerimento del professor Garattini, perché diceva certamente la popolazione va informata meglio, va motivata anche a chiedere aiuto, però nel momento in cui lo facciamo dobbiamo essere sicuri che la risposta non è quella di adesso, assolutamente deludente, perché altrimenti, voglio dire, alimentiamo una domanda che non ha risposta. L'unico effetto è la frustrazione della persona. Dico in aggiunta una cosa proprio derivata da alcune conversazioni recenti con i primari dell'emergenza urgenza del pronto soccorso, che dicono: anche noi siamo un punto di intercettazione, anche noi se avessimo la possibilità di invitare le persone poi ad avere una valutazione psicologica e così. Noi vediamo un sacco di gente che ha sicuramente anche problemi psicologici non trattati, non solo gli attacchi di panico, ovviamente, per i quali il pronto soccorso è il primo accesso. Quindi non dimentichiamoci anche questo aspetto. Gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'appropriatezza ci sarebbero tutti. Nella programmazione italiana, dai LEA ai percorsi diagnostici terapeutici e così via, avremo tutto. La sanità italiana sulla carta è la migliore sanità, probabilmente. Il problema è realizzare questo, e è il motivo per cui il comitato promotore, forse il primo motivo, ha deciso di diventare comitato permanente per seguire la realizzazione, insomma, perché non basta fare un bel documento, poi dovremo stimolare, cercare i canali attraverso l'opinione pubblica, sensibilizzando i decisori e così via, perché queste cose vengano fatte. Il modello Stepped Care. Questo è l'aspetto decisivo. Se noi vogliamo intercettare e rispondere a una domanda che crescerà di intervento, di sostegno, di aiuto, dobbiamo valorizzare moltissimo gli interventi a bassa intensità, una corretta formazione, l'automutuo aiuto,
che viene dato per esempio anche dalle associazioni e così via. Non solo per risparmiare, ma perché è l'intervento più adatto a quei livelli. I medici di base sono sicuramente centrali e sono quelli che il cittadino consulta più spesso. Dico un altro fatto aneddotico, ma che mi pare importante per capire cosa sono gli interventi proattivi. Quando io ho avuto la responsabilità di un distretto sociosanitario in cui c'erano 2500 parti all'anno, grazie anche a un lavoro con l'Istituto Superiore di Sanità, appena arrivato ho chiesto quante donne con depressione postpartum poi formulano una richiesta, insomma vengono intercettati dai servizi. Su 2500 parti, 2 donne erano quelle più gravi. Una anche con una situazione che forse era una psicosi postpartum in realtà. Bene, facendo gli interventi proattivi, cioè lavorando in tutti i momenti di contatto con le donne, i corsi di preparazione al parto, il ginecologo del consultorio, l'ostetrica che è la figura centrale nel percorso di maternità, dopo un paio d'anni erano 60 le donne che venivano trattate. Da 2 a 60, questo vuol dire fare interventi proattivi. Ecco, chi è che può fare questi interventi? Dove vanno collocati? Su questo si è discusso molto nella consensus, senza voler prefigurare un modello organizzativo, perché ogni regione è diversa e così via, ci sono ottime esperienze di vario tipo, ma certamente su dove, sulle modalità per i contatti, questo ci sono dei criteri generali. Allora, io vi porto questo dato che è un'elaborazione di De Girolamo, che è un epidemiologo importante, e sono dati freschi di una settimana fa, me li ha mandati. Si dice, qualcuno dice, dovremmo potenziare moltissimo la salute mentale, cosa che è assolutamente vera. E ricordo che comunque la fascia più grave di disturbi depressivi ed ansia sono abbastanza bene seguiti. Magari non sarà sempre l'intervento psicologico, ma il ricovero se occorre c'è. È solo però la fascia estrema di persone con disturbi gravi e spesso consolidati nel tempo. I dipartimenti di salute mentale vanno potenziati, sì, possono essere il nucleo, il motore di tutta l'assistenza per i disturbi mentali comuni. No, la risposta della consensus. E qui viene la conferma dei dati appunto di De Girolamo. I dipartimenti di salute mentale si sono occupati molto in questi 10 anni di potenziare l'assistenza, gli interventi precoci, perché i disturbi esordiscono in quella, la maggior parte dei disturbi esordiscono in quella fascia d'età, adolescenza e giovane età adulta. Hanno fatto percorsi diagnostico-terapeutici, hanno cominciato a interessarsi molto degli esordi psicotici. Tutti questi sforzi che risultato hanno? Un risultato assolutamente deludente, nel senso che ancora oggi, con i dati più recenti, deludente ai nostri fini, dico, non deludente in generale. Il 67% dell'utenza dei dipartimenti di salute mentale ha più di 45 anni. La fascia sotto i 25 anni è il 5,4%, di fronte a un'attesa, se fosse omogeneo l'intervento per fasce d'età, che è più del doppio. Qui vi ho portato nella colonnina, vedete a sinistra rossa, i dati dei servizi di aiuto psicologico e psichiatrico all'università, che sono servizi che hanno queste caratteristiche: libero accesso, i luoghi sono attaccati alla biblioteca, alle aule di lezione, nessuna stigmatizzazione, molti interventi preventivi, appunto, che si chiamano benessere senza rischio e così via. Ebbene, in questa maniera noi intercettiamo quasi 4 volte l'utenza che di quella fascia d'età dei dipartimenti di salute mentale.
Può essere l'età evolutiva e solo l'età evolutiva alla neuropsichiatria infantile. Questi sono i dati più recenti, 2013, della Regione Veneto, e gli unici dati nazionali disponibili recenti. Voi vedete in rosso c'è la prevalenza attesa in una popolazione di 10.000 minori di quel disturbo, quella che sappiamo da letteratura. In verde la copertura. Voi vedete che sono servizi che coprono i disturbi delle abilità scolastiche abbastanza bene, i DSA e così via, coprono discretamente il ritardo mentale. Sui disturbi mentali comuni la copertura è praticamente zero. Su più di 500.000 di bambini nel Veneto, di minori nel Veneto, i casi con diagnosi primaria di depressione in carico sono 68, cioè vuol dire che non ci si occupa di quei bambini. Diverso, ecco, io li faccio solo scorrere, ve li faccio vedere. Questa è la sperimentazione friulana invece dello psicologo collocato nelle medicine integrate, nelle case di comunità e così via. I dati sono molto diversi e vedete il dato principale, cioè il grosso degli interventi sono a bassa intensità. Se intercettiamo precocemente le persone basta un intervento molto leggero. Una ultima cosa che dico, credo che sia un grande pregio, un grande lavoro fatto dal gruppo degli esperti in questo caso, quello di aver non solo selezionato le linee guida internazionali più autorevoli, ma anche di aver cercato di sintetizzarle, di coordinarle, insomma. Quindi se a qualcuno interessa, e spero di sì, si trova una sintesi delle linee guida internazionali le più aggiornate. E riguarda sia gli interventi a bassa intensità, questo è il disturbo d'ansia generalizzata, sia gli interventi a intensità più alte. Ci sono una serie di indicazioni sulla formazione e su tanti altri aspetti. Mi premeva dire quella che credo sia la sfida di quest'anno, del prossimo anno, che è una sfida che nasce anche dal bonus psicologico, dal progetto dell'EMPAP, dell'ente di previdenza, di promuovere l'accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione. Sono due iniziative importanti perché riconoscono la situazione, vogliono facilitare l'accesso. La sfida del nostro mondo professionale è non solo facilitare l'accesso grazie a questi provvedimenti, ma far sì che diamo degli interventi appropriati, efficaci e che soprattutto li monitoriamo, sappiamo cosa è successo, cosa succede, chi si rivolge a noi per questi motivi. Dico un'ultima cosa in positivo, che ormai abbiamo diciamo una filiera di materiale anche, nel senso che ormai disponiamo di manuali, di trattamenti manualizzati e quindi che possono essere più facilmente insegnati e più facilmente imparati. Abbiamo manuali che il terapeuta usa anche con i pazienti, abbiamo quaderni di esercizi per i pazienti che può utilizzare il terapeuta e cominciamo ad avere anche, come nei paesi stranieri, materiale psicoeducativo e di autoaiuto solido, autorevole, firmato dagli esperti più importanti nel settore. Grazie. Bene, grazie Paolo Michelin, che mi sembra che anche in questa relazione abbia un po' ripreso il modus operandi di tutto il comitato tecnico-scientifico, quindi precisione e rapidità. E diciamo introduco l'ultima relazione della mattinata, il professor Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, che all'interno della Consensus Conference ha avuto il ruolo di presidente della giuria. Buongiorno a tutte e a tutti. È un grande
grande piacere di essere qui con voi e di poter essere arrivato di persona nonostante le difficoltà che ci sono. Anzitutto lasciatemi dire che questa Consensus Conference e tutto il materiale che se ne è raccolto è un esempio molto importante di come si devono affrontare i problemi, è un esempio senza precedenti e quindi va particolarmente apprezzato e potrebbe rappresentare certamente un esempio anche per tanti altri campi della medicina in cui c'è bisogno di raccogliere le informazioni, c'è bisogno di valutarle e c'è bisogno anche di avere delle discussioni su ciò che si deve fare e su ciò che si deve realizzare. Moltissime cose sono già state dette e quindi non voglio, diciamo, ripetere troppo quello che è stato detto. Tutto il materiale che è stato, diciamo, sviluppato da parte della giuria è tutto sommato presente e scritto e quindi tutti lo possono vedere, lo possono leggere e sarebbe troppo lungo di sottolineare tutto quello che, diciamo, è stato sviluppato. Io mi sono segnato solo alcune cose che dirò molto rapidamente perché, ripeto, molte sono già state dette. Come avete visto sono 4, diciamo, i gruppi fondamentali di domande a cui dovevamo rispondere e il primo gruppo riguarda lo stato delle conoscenze per quanto riguarda i disturbi ansiosi e depressivi di bassa e media intensità. Diciamo, il problema è quello di ciò che ha evidenziato la giuria è la necessità di un tempestivo riconoscimento. Quanto prima si agisce, come abbiamo sentito, tanto meglio è. Non solo, ma occorre anche riuscire a fare una classificazione delle situazioni, una classificazione che sia, diciamo, disponibile per tutti e che sia, diciamo, poi fattibile da parte di tutti, con particolare riferimento alle differenze territoriali. L'Italia è molto lunga e certamente quello che discutiamo qui non è quello che si discute in altre regioni italiane. E quindi, diciamo, c'è questo problema che non sia purtroppo sempre il frutto di situazioni regionali, come molte delle cose che accadono nel Servizio Sanitario Nazionale, ma che le buone iniziative vengano, diciamo, riferite il più possibile a tutto il territorio. La classificazione implica anche la necessità di quello che è stato definito il step care, e cioè fare in modo che ci siano varie forme di intervento a seconda della gravità della situazione. Abbiamo anche sottolineato, poi magari dirò qualche altra informazione, la necessità di riconoscere le situazioni di sottosoglia per evitare che ci sia una medicalizzazione della società. In questo caso sarebbe una psicoterapizzazione della società, insomma, che in gran parte probabilmente non ne ha bisogno. Diciamo che occorre, e questo è già stato detto, anche per mancanza di letteratura specifica, la Consensus Conference non ha sviluppato gli aspetti che riguardano l'infanzia e l'adolescenza, e anche la giuria sottolinea la necessità che questo aspetto venga affrontato, che sia, diciamo, affrontato in modo adeguato, data la sua importanza e dato il fatto che un mancato intervento in queste fasce d'età si ripercuote poi su tutta la vita delle persone. Secondo area riguarda le procedure e gli strumenti, e qui, diciamo, ci sono
sono state fatte varie raccomandazioni, la necessità di utilizzare scale psicometriche che siano, diciamo, validate e che siano adatte alla situazione italiana, perché molte, diciamo, delle scale di valutazione non sempre sono, diciamo, validate per quanto riguarda il nostro paese. Quindi questi aspetti vanno sottolineare, stabilire anche quando i farmaci vanno meglio rispetto alla psicoterapia e viceversa, e cercare di stabilire anche le possibilità di combinare trattamenti farmacologici con trattamenti psicoterapici, tenendo sempre presente, come è stato anche sottolineato prima dal professor Sanavio, che non ci sono forme di interventi che diano il 100% di benefici. Sono sempre i due lati della medaglia, lo sappiamo molto bene nel campo dei farmaci. I farmaci danno dei benefici, ma danno anche dei gravi problemi e conoscere le due facce della medaglia è fondamentale, mentre siamo in una situazione in cui di solito vengono spinti i benefici e vengono sottovalutati i danni che esistono in qualsiasi intervento, e quindi anche è possibile che esistano anche negli interventi di tipo psicoterapico. La formazione degli operatori è stata già ampiamente discussa, non c'è dubbio che sia molto importante che aumentino le scuole pubbliche di specializzazione, che tutte le università abbiano la presenza della specializzazione in questo campo, e diciamo c'è anche il problema che le scuole private siano il più possibile dello stesso livello delle scuole pubbliche attraverso un adeguato monitoraggio e un adeguato numero di ore di tirocinio, cosa molto importante perché ci sia una formazione adeguata. La giuria ha anche preso in esame la necessità che da un lato la formazione, diciamo, degli psicologi abbia una componente di tipo medico, devono essere conosciute almeno le ragioni principali di comorbidità, ma ha anche molto sottolineato il fatto che manca moltissimo la presenza invece degli aspetti e le conoscenze dell'importanza della psicologia nelle scuole di medicina. Diciamo, l'educazione del medico ad ascoltare, che è una, diciamo, situazione, come sappiamo, relativamente rara, ascoltare, sviluppare aiuto attraverso l'empatia, sono, diciamo, degli aspetti di cui abbiamo molto bisogno nel campo della medicina a tutti i livelli, in tutte le specializzazioni e, insomma, in tutte le accezioni. È stata anche sottolineata la necessità di corsi di alta formazione, tipo master del secondo livello, la formazione continua, che sia però una formazione continua che non è soltanto una formalità per acquistare crediti, ma sia una formazione continua che veramente permette di, diciamo, in qualche modo di aiutare lo psicologo ad avere informazioni su quello che nasce dalla letteratura internazionale, che non sempre può essere accessibile a tutti. Quindi questo è un altro campo molto importante che riguarda l'informazione, direi quella informazione indipendente che molto spesso manca e che invece è fondamentale. Le risorse, e qui abbiamo detto quello che, diciamo, già è stato ampiamente riportato, cioè abbiamo bisogno di sensibilizzare il pubblico, di fare in modo che i cittadini sappiano che esistono delle forme di intervento adeguato,
che lo sappiano i medici, che lo sappiano, diciamo, a tutti i livelli, i decisori. È molto importante che questo venga fatto. Abbiamo bisogno di un numero adeguato di operatori, abbiamo bisogno di sviluppare uno strumento che il Covid ha messo fondamentalmente a disposizione, che è la telepsicologia, cioè ci sono molte cose che si possono fare senza avere un intervento diretto, lo abbiamo visto, diciamo, dovrebbe essere anche uno strumento non soltanto fra psicoterapeuti e cittadini e ammalati, ma dovrebbe essere anche uno strumento di raccordo fra psicoterapeuti e medici di medicina generale o medici specialistici, fra il livello, diciamo, territoriale e il livello di tipo ospedaliero. Quindi questo, diciamo, sono altri strumenti che ci auguriamo possano essere, che la giuria ha raccomandato diciamo, molto caldamente. Vorrei però aggiungere qualche altra considerazione che è di tipo personale, che non è detto che sia diciamo in armonia, me lo auguro, ma non è detto che sia in armonia con quello che può pensare la giuria. Un primo argomento che vorrei sottolineare è che non possiamo vivere solo dalla letteratura straniera. Non c'è un solo lavoro italiano che stabilisca la equivalenza fra farmaci, psicofarmaci e psicoterapia. E questo secondo me è molto grave. È una priorità assoluta, anche perché sappiamo molto bene che diciamo, il contesto sociale in cui si sviluppa una ricerca di carattere medico può essere molto diverso e i risultati possono essere completamente diversi. Sappiamo le differenze di etnicità e sappiamo le differenze anche di quanto sia importante l'ambiente. Quindi questa è una priorità a cui c'è la possibilità di farlo. Chiamiamo raccolta le forze che ci sono, prepariamo dei protocolli, diciamo, ci sono le competenze in Italia per poter fare questo e lo dobbiamo assolutamente fare, anche tenendo conto che il mondo dei farmaci cambia, non soltanto la psicoterapia cambia, ma cambiano anche il mondo dei farmaci. Oggi abbiamo per esempio la chetamina, la desketamina, che sono dei farmaci che in 2 o 3 trattamenti molto spesso risolvono il problema e quindi abbiamo una difficoltà diciamo, dobbiamo comparare con quello che di nuovo esiste, valido o non valido che sia, comunque dobbiamo compararlo con quello che già esiste e questo richiede la necessità di una ricerca. Ci vogliono naturalmente anche delle risorse economiche per fare questo, ma bisogna trovarle e bisogna che le autorità sanitarie siano diciamo, sensibilizzate a sviluppare questi aspetti. Un secondo aspetto che vorrei sottolineare è che per quanto riguarda la psicoterapia abbiamo una grande opportunità che è rappresentata dalle case di comunità. Le case di comunità sono, diciamo, la soluzione, anche se è una soluzione che va costruita, non è che sappiamo immediatamente come farlo, insomma. Però ci sono delle risorse che devono essere investite nelle case di comunità e questa è un'occasione perché accanto all'unione di più medici, oggi il medico di medicina generale non ha più significato, è impossibile che un medico possa occuparsi di tutto quello che è diventata la complessità della medicina. Non può essere uno da solo, devono essere sempre dei gruppi che si occupano dei problemi. Abbiamo più medici presenti ma accanto ai medici dobbiamo avere infermieri, dobbiamo avere psicoterapeuti, dobbiamo avere segreterie adeguate, una giusta digitalizzazione.
tutto quello che è necessario perché le case di comunità, ma soprattutto questa è una grande opportunità per rispondere a una carenza molto forte della medicina, che è la mancanza di un approccio sociosanitario, cioè noi abbiamo nelle case di comunità la possibilità di mettere insieme anche tutta la parte che si occupa di problemi sociali, che è rilevante per la medicina, che è rilevante per le cure a domicilio, che è rilevante per tutta una serie di cose, e questo, diciamo, non dobbiamo perdere questa opportunità e dobbiamo anche fare in modo che in queste case di comunità ci siano dei dipendenti, cioè non possiamo lavorare solo con i professionisti. I membri, chi lavora per il Servizio Sanitario Nazionale deve essere un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi molti dei problemi nei rapporti fra territorio e ospedale dipendono dal fatto che sono posizioni molto diverse. Da un lato c'è il professionismo, dall'altro lato c'è la dipendenza. Chi lavora per il pubblico deve essere, diciamo, un dipendente pubblico, e quindi mi auguro che anche ci sia questa forma di presenza degli psicoterapeuti in modo, diciamo, persone che lavorano a pieno tempo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Permettetemi di dire un'altra cosa: ci sono troppe scuole private e qui bisogna fare qualcosa, non si possono lasciare come sono. Non è detto che non siano, ma qual è la reale efficacia di quello che fanno? Se non facciamo studi comparativi, come facciamo a dire che vogliamo che ci siano i migliori trattamenti possibili? E gli studi comparativi non esistono in pratica, quindi anche questa è un'altra esigenza di ricerca che dobbiamo cercare di alimentare con spirito critico, perché vogliamo che ci sia il meglio a disposizione di coloro che ne hanno bisogno. Quindi ritengo che questo è un aspetto importante. Il MIUR deve fare il suo mestiere e non sempre lo fa, e quindi, diciamo, è necessario che ci sia anche questo monitoraggio di quello che avviene sul territorio. Un'ultima cosa, poi finisco. Diciamo, voglio sollevare un problema che non è di grande attualità, nel senso che dobbiamo promuovere la psicoterapia, però non dimentichiamoci che anche nel campo della salute mentale manca fondamentalmente una parola che abbiamo eliminato un po' dalla medicina, abbiamo eliminato un po' dappertutto, che è la prevenzione. Noi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione culturale che metta la prevenzione al primo piano. Anche le malattie mentali non sempre piovono dal cielo, sono il frutto dei nostri atteggiamenti, sono il frutto dell'ambiente in cui abbiamo vissuto, della famiglia, di tante situazioni che si possono migliorare, si possono prevenire. Quindi ricordiamoci che la prevenzione deve essere l'aspirazione principale, non soltanto per assicurare benessere, cioè per evitare di avere disturbi mentali, ma anche perché viviamo in un servizio sanitario nazionale e quindi abbiamo il dovere non soltanto di dichiarare il diritto alla salute, ma anche il dovere di mantenere la salute, e se la manteniamo non la manteniamo soltanto per noi, abbiamo anche un atto di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, che non deve fare del lavoro inutile, è un lavoro che può essere, diciamo, può avere una prevenzione. Il Servizio Sanitario Nazionale sarà molto più efficiente se si potrà occupare soltanto delle cose che non dipendono da noi. E diciamo, questo è un aspetto che naturalmente ha valore in tutti i campi della medicina. Non è, stiamo molto attenti perché tutti i mercati tendono ad aumentare, non ci sono mercati che si vogliono contrarre, tutti i mercati vogliono contrarre. La prevenzione è il miglior
diciamo, strumento nei confronti del mercato della medicina, e la prevenzione deve essere il miglior strumento anche nei confronti del mercato della psicoterapia. Quindi dobbiamo da un lato certamente aumentare le possibilità di intervento, ma dobbiamo stare anche molto attenti che poi il mercato non prenda il sopravvento. La prevenzione deve essere l'anima della medicina, ma questo richiede un lavoro molto importante, che fondamentalmente dipende da noi. Grazie. Bene, allora, ringrazio il professor Garattini che, come è uso, ha danzato tra le sue molteplici competenze, adattandole anche alla realtà psicologica, come è stato fatto come presidente della giuria. Permettetemi di chiudere la sessione ringraziando tutti gli speaker, il professor Vidotto che ha moderato la prima parte della giornata e che non c'è. Ah sì, certo. No, prego, la professoressa Tambelli. Allora, intanto volevo come prima cosa portarvi i saluti del professor Mario Fulcheri, che mi ha chiesto appunto di ringraziarvi, salutarvi, è molto dispiaciuto di non poter essere qui, ma conta appunto di venire a settembre al convegno che abbiamo sempre qui a Padova, e comunque il suo messaggio è che ci seguiva, insomma, anche se non da remoto in questo senso, ma insomma con la partecipazione che lui ha messo nel comitato promotore, e quindi con appunto la spinta di dire andiamo avanti, perché così come siamo riusciti a fare delle cose fino adesso ne faremo sempre di migliori. Quindi appunto un saluto a voi, un saluto al professor Fulcheri. Poi volevo dire solo brevemente, mi sono sentita, cioè ci sono state dette tante cose interessanti, però mi sono sentita un po', diciamo, chiamata in causa più volte rispetto ai disturbi d'ansia e depressione in età evolutiva, e alla mia presenza in questa commissione del MIUR sulla valutazione delle scuole di specializzazione. Quindi dico questo, rispondo molto sinteticamente. Allora, è chiaro che, come dice il professor Garattini, il nostro strumento è la prevenzione, però è anche quello meno pubblicizzato, la prevenzione, proprio perché c'è molto meno mercato, e soprattutto in età evolutiva i modelli ci sono anche dei paesi appunto anglosassoni di fare prevenzione. Possiamo fare prevenzione attraverso modelli di home visiting, ce l'hanno raccontati sin dagli anni 60, come arrivare, intervenire su aspetti per esempio depressivi non conclamati della mamma, del papà, che però hanno chiare incidenze sullo sviluppo di un rischio psicopatologico nel bambino, attraverso una trasmissione legata proprio alla relazione di cura. Quindi ci sono studi che accertano, diciamo, la fattibilità e l'efficacia di questo. Ci sono sistemi di valutazione 0 to 3 che adesso sono diventati 0 to 5, cioè ci sono elementi che dobbiamo sicuramente conoscere. Io ho fatto parte del gruppo della formazione precedentemente, perché il bambino e l'adolescente spesso non è una popolazione autoreferenziale, quindi passa attraverso la valutazione del genitore, la valutazione del pediatra, e noi sappiamo che c'è un criterio, quello dell'equifinalità, per cui sintomi diversi possono denominare tutti un disturbo di ansia e di depressione, però spesso non vengono letti, perché c'è avuto l'eczema, poi c'è avuto, non so, l'asma, poi c'è avuto un comportamento diciamo un po' instabile a scuola, ma c'è appunto una linea di continuità che con la prevenzione ci permette di intervenire precocemente, di vedere una serie di sintomi come equivalenti, no? nelle varietà.
Per quanto riguarda l'adolescenza c'è un problema, cioè la maggior parte dei dipartimenti di salute che erano rivolti all'adolescente nel nostro paese sono stati chiusi, quindi bisogna anche riattivare il consultorio, che secondo me è una struttura fondamentale per la cura della famiglia, deve essere intensificato. L'Istituto Superiore di Sanità conosce bene queste cose e se ne è fatto anche carico di messaggi importanti in varie situazioni di convegno a Roma. Per quanto riguarda, perché non voglio rubare molto tempo, la commissione del MIUR, io sono in quella commissione, sono molto, molto critica. Sicuramente negli anni passati si è fatto proprio, come dire, un passaggio a valanga. La presidenza appunto del professor Maffei sta cercando di mettere dei criteri di maggiore diciamo oggettività, però insomma bisogna anche arrivare, e questo è un po' una mia battaglia, che una volta che li valutiamo questi criteri, le scuole che non ce l'hanno devono chiudere. Se poi invece il Ministero ha una qualche resistenza a dire valutiamo ma non chiudiamo perché poi ci sono le denunce, perché ci sono i ricorsi eccetera, c'è un atteggiamento da parte del Ministero di questo tipo che secondo me va invece appunto superato e reso diciamo più agile dai componenti appunto della commissione. Spesso siamo insomma esperti sia dell'accademia che dei servizi, quindi ci auguriamo che appunto con un cambiamento di questa valutazione oggettiva si possa andare verso una valutazione più adeguata anche delle scuole di specializzazione. Vi ringrazio. Bene, direi che non ci poteva essere miglior chiusura, nel senso che il consensus ha sempre stimolato un dialogo e quindi anche diciamo in letture che non prevedevano, no? La discussione si è aperta, quindi è una cosa molto vivace, ne sono contento. Riprendo da dove avevo smesso, quindi ringrazio i moderatori, ringrazio la dottoressa Bottesi che ha moderato e che è stata il braccio armato di questa giornata. E c'è un piccolo pranzo per tutti voi, se scendete in cortile e attraversate la pioggia dall'altro lato del cortile, non poco, e vabbè insomma, quindi lo trovate là. E dunque i lavori ricominciano alle 2 con i tavoli paralleli e nelle aule di Psico 2 che sono nell'altro edificio, e poi si concluderanno di nuovo qui in plenaria. Grazie.
quando parli ti sentono in sala. Facciamo una prova di... Facciamo una prova? Voi mi sentite? Eccomi qua. Io mi metto qua così. Forse mi devo mettere centrale. E invece l'ospite dove lo metto? Qua? Alla mia sinistra? Invece mi metto qua così. Abbiamo fatto un testo al volo, sì, ma cosa ci conviene fare per essere visibili? Meglio lo speaker lo mettiamo qua. Io direi di fare quelle due Queste serie. due? Ok. Daniele, se vuoi puoi in streaming, funziona. Quindi fai rimuovi da...
3 secondi fa, sai Daniele. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Io sono Caterina Novara e sarò qui a presentarvi una serie di interviste fatte con i coordinatori dei tavoli di lavoro di questa Consensus Conference e a cui porremo delle domande sul futuro della Consensus. Sono qui con la professoressa Daniela Palomba, che è professoressa di psicofisiologia clinica dell'Università di Padova e coordina il tavolo di lavoro sulla formazione e quindi sul futuro della Consensus implementato nella formazione. Allora, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Volevo chiederle, si parla di formazione psicologica minima all'interno della Consensus, non soltanto per le lauree in psicologia, ma anche per le lauree, per le specializzazioni ed eventualmente poi nel contatto con le specializzazioni di medicina. Cosa è previsto per il futuro della Consensus in questo senso? Beh, ovviamente siamo proprio in un momento estremamente critico in cui oltre alle varie modifiche che ci sono state per il ruolo dello psicologo, per il suo inquadramento, eccetera, ci sono anche in corso delle modifiche che riguardano i percorsi formativi. Prima tra tutto il problema delle lauree abilitanti, che ovviamente cambierà un po' il quadro della situazione attuale. Questo quindi implica intanto cominciare a vedere i percorsi formativi come dei percorsi formativi tendenzialmente unitari, cioè quindi percorsi di primo livello, di secondo livello e di terzo livello, intendo triennali, magistrali e specializzazioni, in maniera abbastanza unitaria, consentendo quindi di pensare allo sviluppo di un'attività formativa coerente all'interno di questi 3 livelli. Il gruppo formazione sta lavorando, come definito dalla Consensus, sta lavorando proprio in questa direzione, con l'obiettivo di fare una sorta di consensus sulla formazione. Consensus sulla formazione che vuol dire non solo definire, come è stato già fatto, un po' quali sono i contenuti minimi, le informazioni minime che devono essere caratterizzanti un percorso triennale, magistrale e poi specialistico, ma anche quello di definire, per esempio, vengo proprio adesso dalla discussione che era in corso, la differenziazione anche qualitativa di questi tipi di livelli di formazione, che siano per esempio più di tipo informativo a livello triennale, più di tipo formativo a livello magistrale, più di tipo specialistico a livello di scuola di specializzazione. Quindi avere l'ipotesi potrebbe essere proprio quella di definire dei protocolli, come dire, non tanto forse dei core curriculum, perché sarebbe una cosa veramente molto articolata e molto complessa, ma dei protocolli che prevedano che in ciascuno di questi livelli, ma non solo in ciascuno di questi livelli, ma anche in diverse aree in cui queste attività formative possono essere erogate, si rispettino alcune informazioni, addirittura costituendo magari dei pacchetti di formazione che diventino 1 o 2 CFU obbligatori, per esempio, a ciascuno di questi 3 livelli, che riprendano i contenuti della Consensus. Quindi si sta riferendo esclusivamente, ma non penso, si sta riferendo esclusivamente alla laurea in psicologia clinica o anche a tutte le altre branche della psicologia, così come diceva Santo di nuovo stamattina? Non solo in tutte le branche della psicologia, ma sostanzialmente, allora, chiaramente la psicologia clinica non possiamo disconoscere che debba avere un ruolo, diciamo, prioritario all'interno di questa formazione per ovvie ragioni. Si tratta di trattamenti psicologici dell'ansia e della depressione che, per quanto possono prevedere anche interventi non di tipo clinico, giustamente e correttamente, ma devono comunque poi essere ancorati ad una tipologia di intervento che è prevalentemente clinico. Però, appunto, non solo ci si riferisce alle diverse aree della psicologia, ma ci si riferisce anche a diverse aree dell'area sanitaria, del contesto sanitario e sociosanitario. Mi riferisco per esempio ai corsi per infermieri, mi riferisco per esempio ai corsi per assistente sociale, mi riferisco per esempio ai corsi di medicina. Quindi l'idea è proprio quella di rendere questo consensus sulla formazione non solo definito all'interno dei curricula psicologici,
ma che sia esso stesso il meccanismo per poi rendere più trasversale quello che dovrebbe essere poi un intervento disciplinare, che non può essere un intervento disciplinare se non si basa su una formazione minimamente interdisciplinare o comunque multidisciplinare. Avete già pensato a dei tavoli intercollegiali tra le diverse professioni? Stiamo esattamente ragionando su, proprio prima di venire qui, 5 minuti prima di venire qui, stavamo chiedendoci quali dovevano essere gli interlocutori privilegiati di questo percorso che si intende fare, e quindi non solo interlocutori che ci garantiscono l'attuazione di questi protocolli, e quindi interlocutori ministeriali e interlocutori appunto di associazioni eccetera, ma anche poi interlocutori a livello sia universitario e sia anche delle strutture, regioni, enti sanitari, che poi alla fine saranno i fruitori ultimi di questo. Cosa pensa dei tempi di attuazione? Non sono in grado di poter rispondere a questa domanda in maniera con un numero che possa avere un senso, però quello che dico è che in quest'ultimo periodo questa operazione, forse anche proprio per merito della Consensus, ha avuto un'accelerazione notevole, e un'accelerazione notevole che sta probabilmente a volte capitano dei periodi storici in cui convergono e coincidono una serie di eventi. Il fatto che è stato citato stamattina, ci sono state delle leggi che hanno cambiato il ruolo professionale dello psicologo, ma tutte negli ultimi 3-4 anni. Poi c'è stato per esempio un esempio molto utile, quello del tavolo ministeriale, che ha definito per esempio che ci siano in tutti i corsi di laurea di natura sanitaria dei CFU dedicati al trattamento del dolore e alle cure palliative, definendo quindi per esempio una specie di protocollo per questo. Poi c'è stato il Covid che se ha potuto avere un vantaggio, che se lo possiamo chiamare, è stato quello di accelerare una serie di cambiamenti che riguardavano il ruolo e la funzione delle varie figure disciplinari coinvolte nella salute, che ha prodotto un'ulteriore accelerazione. E io mi aspetto che anche il cambiamento che abbiamo in corso, cioè quello delle lauree abilitanti, che fa mettere le mani nei capelli a molti accademici e responsabili anche universitari delle formazioni eccetera, che magari poi la possiamo sfruttare invece in positivo. Perché? Perché questo ovviamente, il fatto che ci saranno le lauree abilitanti vorrà dire per forza fare un collegamento più diretto fra formazione e formazione professionalizzante, formazione pratica eccetera, e quindi questo per forza finirà con accelerare questo percorso. Quindi io penso che siamo in un momento storico in cui convergono una serie di fatti che secondo me porteranno in tempi meno brevi che in passato, se non mi sbilancio, ma meno brevi che in passato, alla realizzazione di nuove modalità anche di formazione. Ok, ringraziamo allora la professoressa Palomba per aver lasciato il suo tavolo di lavoro, e ci vediamo tra qualche minuto con un altro coordinatore del tavolo di lavoro, che è Paolo Michelin. Quindi vi lasciamo e poi ci riagganciamo di nuovo allo streaming con il professor Paolo Michelin. Grazie intanto. Grazie a te, grazie a tutti.
Eccoci qua, buongiorno a tutti. Sono qua con il professor Paolo Michelin dell'Università di Padova e colonna portante di questa Consensus Conference, sicuramente, perché ha diretto il comitato scientifico e oggi dirige anche, coordina il tavolo di lavoro sulla sensibilizzazione e il monitoraggio. Buongiorno. Buongiorno. La mia domanda a te, Paolo, è di questa natura. Cioè nella Consensus appena stilata e pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità si parla di un piano programmatico, per così dire, pandemico. Quanto di un intervento proattivo di prevenzione è all'interno di questo piano per l'implementazione della Consensus? Allora, si parla di un piano pandemico perché la possibilità di trovare aiuto psicologico per le persone che hanno dei disturbi mentali comuni era molto bassa fino a qualche anno fa. Oggi la possibilità è rimasta la stessa, probabilmente più bassa. Nel periodo della pandemia poi era davvero bassa per le difficoltà di incontro di persone e così via, ma invece la domanda e il disagio, soprattutto nella fase età adolescenziale, giovani adulti, la domanda è sicuramente aumentata, il bisogno è sicuramente aumentato. A fronte di questo, noi in un piano pandemico dobbiamo davvero cambiare approccio, nel senso che per il cittadino comune di qualsiasi età che abbia dei disturbi emotivi comuni, diffusi, quindi come quelli d'ansia e depressione, c'è una risposta, trova una risposta a vari livelli,
se il disturbo è particolarmente grave, se è invalidante, se per esempio nel caso della depressione c'è stato un tentato suicidio, e lì la risposta è un po' carente sul piano dell'offerta psicologica, ma su altri piani, quello farmacologico, anche il ricovero ospedaliero, è sicuramente una risposta che c'è, che viene garantita. Dove invece non viene garantita è in tutte le altre situazioni, che sono di gran lunga le più diffuse. Come si fa a garantire una risposta nelle situazioni in cui il disturbo non è così grave, non ha una storia così lunga, magari ci sono prevalentemente sintomi sotto soglia, che è anche la condizione in cui andrebbe trattato un disturbo, perché è la condizione in cui si può cambiare la storia del disturbo, si può più facilmente guarire, modificare e così via. E qui dobbiamo fare molto di più, quindi con interventi che siano facili, accessibili, non stigmatizzanti, interventi che siano anche tempestivi, che avvengano molto, molto presto, vicino, diciamo, qualche mese, al massimo qualche anno dopo che il disturbo, il problema si è manifestato. Parliamo quindi di interventi preventivi o comunque interventi che vanno dall'affrontare il disagio, i problemi psicologici che ha la persona, anche se magari non ha ancora un disturbo conclamato, a fare trattamenti psicologici, trattamenti psicoterapeutici e così via. In maniera proattiva. Proattiva vuol dire facilità delle persone, prima di riconoscere che hanno un problema, un disturbo, che possono essere aiutati, di cercare aiuto, e poi dare questo aiuto presto. Quindi sappiamo bene che le liste d'attesa lunghe non aiutano certo, in luoghi accoglienti anche. Io ho l'esempio qui dei servizi di aiuto psicologico per gli studenti, che sono i luoghi accoglienti, sono i luoghi di vita, vicino alla biblioteca, vicino alle aule di lezione e così via, con grande facilità, quindi senza un iter prescrittivo che bisogna andare di qua, di là e così via, quindi anche con accesso libero, diretto, e interventi che siano anche abbastanza leggeri all'inizio, quindi interventi sui problemi che la persona ha, su come adattarsi a un cambiamento di vita, a una difficoltà, su come affrontare dei sintomi che magari non sono ancora gravi e così via. Interventi che sono più graditi, più facili, spesso vengono fatti anche in gruppo, insomma, come facciamo nei servizi psicologici dell'Università di Padova. Io ricordo la mia esperienza di qualche anno fa, per quel che riguarda il perinatale, quindi la condizione molto delicata dei genitori, della mamma in particolare, ma dei genitori durante la gravidanza e poi nei primi mesi di vita del bambino, in cui c'è un rischio più alto di depressione, di problemi di vario tipo, e in un'impostazione che era quella classica di aspettare che la persona stesse proprio male e così via, avevamo su 2500 parti all'anno 2 persone solo che venivano seguite e curate. Quando proponi l'intervento, ne parli con il ginecologo che lo spiega o con l'ostetrica, ne parli ai corsi di preparazione al parto, fai lo screening e così via, l'anno dopo avevamo 60 persone che stavano molto male e che però a quel punto si rivolgevano ai servizi e venivano curate. Proattivi significa questo, insomma, non aspettare che la persona stia così male che si impone che tu la curi, o in ospedale o... Sì, quindi autosegnalazione in pratica, quindi l'idea è quella di un'autosegnalazione. Però è anche vero che, diciamo, noi in Veneto qui siamo in un'isola abbastanza felice dove c'è una possibilità di interlocuzione. Le realtà non sono tutte uguali, soprattutto in Italia, no? Non possiamo fare riferimento alla realtà italiana così come, no, quella anglosassone ha fatto riferimento al suo sistema sanitario.
Quindi come vedete il tavolo che tu stai coordinando, come vede l'implementazione a livello non soltanto regionale, che può essere un buon esempio, no, ad un certo punto da seguire, ma come lo vedete all'interno dell'Italia, insomma, del sistema italiano? Io non credo che ci spetti, se non in termini di proposta generale, fare delle ipotesi organizzative, voglio dire, anche perché poi chi gestisce la sanità ha quell'onere e i sistemi sanitari regionali sono anche abbastanza diversi uno dall'altro. Certamente che possiamo dare e daremo e ci preoccuperemo anche di monitorarle, poi, se queste, di capire se nel tempo queste cose vengono realizzate, una serie di indicazioni. Prima ne citavo una semplice, voglio dire, al di là di come sono organizzati i servizi, che la risposta psicologica tu la trovi al consultorio familiare anziché nel centro di salute mentale, anziché la lista d'attesa breve è una qualità comunque, insomma, no? Dovunque tu vada, avere una lista breve d'attesa. E lo stesso poi tutta una serie di altre indicazioni, anche strettamente professionali, la valutazione degli esiti, per esempio. Questo, il cittadino voglio dire, è coinvolto solo parzialmente in questo, gli può sembrare meno importante, invece poi per avere nel tempo interventi di qualità occorre valutare gli esiti. Ecco, quindi daremo più, ci preoccuperemo e monitoreremo e daremo eventualmente indicazioni più su questi aspetti essenziali. Poi come organizzativamente li si traduce, certamente in termini di accessibilità e di vicinanza al cittadino, di intercettare i suoi bisogni, la frontiera è il medico di medicina generale, la sanità di base, è lì che più facilmente il cittadino esprime il suo bisogno. E le case disagio. di comunità? Ecco, le case di comunità sì, sono sicuramente uno dei luoghi, forse il luogo privilegiato, ecco. E è lì che il medico, soprattutto se avesse la collaborazione, qui si va a capire dove e quante risorse psicologiche si potranno collocare, certamente le case di comunità sono il luogo ideale, non solo per intercettare il bisogno e quindi fare una valutazione, se volete una diagnosi, ma anche in molti casi per dare direttamente una risposta, se avessimo sul posto degli psicologi. Una risposta che, sottolineo, nella maggior parte dei casi sarà una risposta relativamente semplice, di bassa intensità. Consulenza, sostegno psicologico e così via, insomma. Ok, quindi siamo pronti, diciamo, per un futuro, come dire, di collaborazione organizzativa per questa implementazione della consensus. Beh, abbiamo anche molte esperienze piccole, non piccolissime, per esempio quella del Friuli Venezia Giulia ha coinvolto metà del Friuli, la parte, diciamo, sud. Abbiamo delle esperienze in cui si mostra che questo serve, che la gente lo richiede, che il medico si accorge, che li invia, e anche che nella maggior parte dei casi è un intervento psicologico di bassa intensità, insomma, non una cosa lunghissima, costosissima, complicatissima. Quindi sì, abbiamo delle esperienze, si tratta anche di esaminare le diverse esperienze, vederne i punti forti e i punti deboli e cercare di mettere insieme il meglio, insomma, in termini di proposta. E di implementarlo. Certo. D'accordo, allora ringraziamo il professor Paolo Michelin per essersi, diciamo, scollegato col suo tavolo di lavoro e per essere venuto qui a parlare con noi, lo ringraziamo di nuovo e tra un po' saremo di nuovo con voi con un altro coordinatore. Buona giornata, buon pomeriggio.
intervistato, ma sono io. Cioè. Buongiorno a tutti, rieccoci di nuovo, sono qua con Paolo Migone, che è condirettore della rivista italiana Psicoterapia e Scienze Umane, buongiorno, e coordina il tavolo editoriale della Consensus Conference. Allora, una domanda principale, la domanda che volevo porre a Paolo Migone era questa, cioè i risultati della Consensus devono essere divulgati a diversi livelli. C'è un livello più politico, un livello più di diffusione generale alla popolazione, ma anche un livello più scientifico e più diciamo specialistico. Come ve lo immaginate questo futuro divulgativo dei risultati della Consensus? Beh, stiamo lavorandoci. A me sembra che il nostro comitato, appunto il comitato editoriale, sia uno dei più importanti da un certo punto di vista, perché il grosso lavoro che abbiamo fatto nel corso di alcuni anni
rischia di non servire se di fatto non viene conosciuto il più possibile. Da chi deve essere conosciuto? Deve essere conosciuto dalla popolazione, dalle famiglie, ma soprattutto dagli amministratori e dalla classe politica. Se questa diffusione non viene fatta, cioè se il nostro comitato editoriale non lavora e non ha successo appunto nel diffondere i risultati della Consensus Conference, appunto come dicevo rischiamo di rimanere isolati, no? Come conoscenti in un gruppo di persone ristretto, di colleghi, e quindi lo scopo della Consensus è stato inutile, ecco, il lavoro che abbiamo fatto. Quindi stiamo lavorando moltissimo per diffondere le informazioni innanzitutto appunto nei mass media. E lì non è stato facile, devo dire, perché per esempio abbiamo notato che i giornalisti sono in genere poco interessati nei quotidiani di grande letteratura come il Corriere, Repubblica, eccetera. Abbiamo provato, ancora non siamo riusciti a far uscire qualcosa. Abbiamo pubblicato alcuni articoli in alcune riviste però ancora specialistiche. Stiamo lavorando a un articolo in inglese in un'importante rivista internazionale e questo servirà a qualcosa. Proprio adesso è venuto il comitato proprio pochi minuti fa, abbiamo discusso anche la possibilità di far uscire un numero monografico di una rivista internazionale importante. Per caso mi hanno chiesto se volevo fare da editor, allora io l'ho proposto ai colleghi del comitato e un gruppo di noi, 3 o 4, stiamo valutando la possibilità appunto di fare questo numero monografico che coinvolgerà una decina di articoli scritti anche da colleghi stranieri, cioè a livello internazionale, e questa cosa potrà avere una certa conoscenza. Però ripeto, secondo me è importante far conoscere i lavori della Consensus Conference in Italia, in italiano, nella popolazione proprio, e nelle famiglie, che sappiano per esempio quanto è efficace la psicoterapia rispetto ai farmaci nei disturbi mentali comuni, che sono appunto ansia e depressione, e anche nella classe politica, nell'ipotesi che vi sia in futuro un cambiamento reale politico, cioè che vengano formati operatori, ci sia una buona formazione organizzata, no? Preparatori psicologi e psichiatri, e soprattutto che vengano assunti idealmente, no? Assunti psicologi, psicoterapeuti nei servizi, altrimenti quel problema è questo, che in Italia c'è una ingiustizia, cioè per così dire infrange la Costituzione, perché i ricchi possono permettersi una psicoterapia ricorrendo al privato, quelli invece meno abbienti non possono permetterselo e non avranno una psicoterapia, quindi non c'è una disponibilità di cure uguali per tutti, perché il servizio pubblico oggi come oggi non riesce a fornire psicoterapia a chi ne ha bisogno, soprattutto nei disturbi comuni che sono quelli più diffusi. Il servizio pubblico è troppo impegnato con pazienti gravi, ha pochissimi operatori e quindi questo è il problema vero. La diffusione a livello di popolazione, quindi nei mass media, ha a che fare anche, secondo te Paolo, con una riduzione dello stigma che ha la psicologia in questo momento, con l'accesso facilitato alla psicologia? Può essere in parte che lo stigma sia un problema, infatti far conoscere i nostri risultati, no? È importante, però secondo me c'è proprio una arretratezza culturale diffusa, lo stigma fa parte di questo, riguardo proprio al disturbo mentale, come si cura. Secondo me non è solo colpa, come si dice, no, delle case farmaceutiche che purtroppo nel nostro campo controllano il mercato, controllano quasi tutte le riviste, controllano la formazione dei medici, controllano i congressi, no? Sono finanziati dalle case farmaceutiche. Ma c'è anche una cultura diffusa secondo la quale, cioè, quando uno ha un problema psicologico dice voglio essere curato in fretta, subito, e voglio un farmaco. Nell'idea che il farmaco curi. Ecco, le ricerche cosa hanno dimostrato? Che nei disturbi mentali comuni, prendiamo la depressione, no? Che è un fenomeno tra i più importanti, il farmaco cura, come? I pazienti stanno meglio, ma non sanno che se prendessero un placebo invece del farmaco, molti di questi pazienti starebbero bene allo stesso modo. Questo l'hanno dimostrato tantissime ricerche. Cioè l'effetto della relazione medico-paziente o terapeuta-paziente, l'aspettativa quindi del paziente di migliorare, eccetera,
è un potente fattore motivante per il cambiamento, si chiama effetto placebo, con un termine molto generico. Quindi le ricerche dimostrano che se noi paragoniamo l'antidepressivo al placebo, sono molto molto simili gli effetti. E questo è un fatto che non è abbastanza conosciuto, va detto, così la conoscenza va diffusa, perché la gente crede a questo mito del farmaco, mito della guarigione anche rapida e immediata, no? E non l'idea che uno possa riflettere su se stesso, sulla propria vita, sui motivi per cui è depresso, perché in effetti la depressione non è sempre una malattia, è una cosa sana. È Ok, quindi giustificata. pensate che un cambiamento di natura, un'implementazione dei risultati della consensus possa portare a un cambiamento culturale attraverso la diffusione di informazioni che da una parte riducano o facilitano l'accesso di alcune persone che sentono la necessità di un intervento ma che non possono permetterselo per motivi economici, oppure d'altro canto di persone che hanno necessità di un intervento o pensano che un intervento veloce di natura farmacologico possa risolvere. Quindi un cambiamento di natura culturale. La nostra speranza è questa, anche che abbia un effetto di questo tipo, cioè che intacchi il mito, insomma, della cultura farmacologica, che i farmaci guariscono tutto, che è un mito, non è così, perché i farmaci nei disturbi mentali comuni non fanno molto, non fanno granché. Nella depressione, come ho detto, sono poco efficaci. Nei disturbi d'ansia invece gli ansiolitici sono molto efficaci, però cosa fanno? Agiscono in modo rapido, il paziente sta molto meglio, no? Però poi col tempo danno assuefazione, dipendenza, per cui dopo un po' il paziente deve aumentare la dose o comunque rimane legato al farmaco per molto tempo, per anni, se non per tutta la vita in certi casi. Il tavolo che stai coordinando, quali passi prevede nel breve, medio e lungo periodo, se vi siete vi siete fatti questa domanda? Prevede adesso, proprio poco fa ne abbiamo discusso, prevede appunto la progettazione di questi articoli, no? Alcuni li abbiamo già fatti, 3 o 4, tra l'altro uno di questi sarà un articolo che manderemo in inglese, che manderemo alla rivista, adesso non è ancora stata accettata, poi magari lo preannuncio, poi magari non uscirà. Comunque è una rivista molto importante, la più importante del mondo, la rivista della Società Mondiale di Psichiatria, quindi avrà un enorme uditorio per diffondere questi risultati, per far conoscere al mondo l'esperienza italiana di questo Consensus Conference. E poi appunto, ripeto, stiamo cercando di penetrare nei mass media, cioè in alcuni quotidiani importanti, riuscire a uscire con degli articoli lì. Ecco, poi c'è il problema della televisione. Lì ancora non ci abbiamo ancora pensato, ma l'ideale sarebbe che ci fosse un servizio anche sulla televisione, sarebbe molto importante. E non è facile, ripeto, perché abbiamo notato proprio questa mancanza di sensibilità. Ok, ma anche sulle reti, vero? Prevedevate anche un accesso attraverso la rete, internet con la diffusione di informazioni eventualmente. Sì, noi stiamo preparando un sito internet che sarà collocato dentro al sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Ci hanno già dato il permesso, stiamo facendo una proposta che loro valuteranno e lo metteremo lì. In questo sito metteremo una spiegazione, una descrizione della Consensus Conference, dei lavori fatti, breve, e poi un elenco di documenti, cioè di links a documenti che sono già full text online. Il primo di questi sarà il documento finale, quello di più di 100 pagine che è esso stesso nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità, sia in italiano che in inglese, però appunto questo, nella forma online, perché quello c'è, però se uno non ha un link per accedere, magari non lo trova, no? Quindi metteremo questo, poi una serie di altri documenti, anche per esempio la relazione tenute oggi, quelle di Sanavio, eccetera, no? Le slides, una relazione di Clark che tenne a Padova nel 2016, invitato da Sanavio, che fece uscire sulla mia rivista nel 2017, aggiornata peraltro a pochi mesi dopo, e quindi rappresenta una specie di bilancio di 10 anni dello IAPT, cioè dal 2008 al 2017, i primi 10 anni. E questo poi è uscito un anno dopo, una versione anche in inglese. Tutti questi link li metteremo così,
il lettore può andare a vedere anche, metteremo anche gli articoli divulgativi, ne sono usciti alcuni. Ok. Quindi Quindi il sito principale di diffusione sarà l'Istituto Superiore di Sanità. Sì, però c'è un problema, perché internet è immenso, no? Immenso, quindi non trovo di tutto lì. Come fanno i lettori, diciamo, gli internauti, non so come chiamarli, arrivare lì? Quindi abbiamo il progetto di guardare tutti i grossi siti più visitati sui disturbi d'ansia e depressivi. Basta fare una ricerca con Google e si vede, no? Quali sono quelli che compaiono subito. Andare dentro questi siti, contattare i gestori di questi siti per fare pubblicare i nostri documenti, farli pubblicizzare in quei siti lì. In questo modo siamo molto più visibilità. In questo modo si Sì, diffonde perché altrimenti maggiormente. non è sufficiente fare un sito, i siti ce ne sono un'infinità, insomma. Va bene, allora ringraziamo Paolo Migone per aver tolto tempo e per essere stato con noi, ha tolto tempo al suo tavolo di lavoro, lo ringraziamo e spero di avervi di nuovo qua presto. Grazie, Ok. grazie a voi, grazie.
Rieccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Adesso sono qua con la professoressa Renata Tambelli, che è una professoressa di psicologia dell'infanzia a psicopatologia dell'infanzia a Roma Sapienza, Sì. giusto? Ok. È coordinatrice del tavolo di lavoro su infanzia e adolescenza per la Consensus. La prima domanda che mi viene da fare alla professoressa Tambelli è di questa natura. È stata più volte chiamata in causa stamani per la questione delle cure all'interno dell'infanzia e dell'adolescenza nel panorama italiano, nel senso di mancanza di studi, nel senso di mancanza di possibilità di accesso alle cure da parte della nostra popolazione giovane. Quale futuro prevedete all'interno del tavolo per un profilo di cura all'interno di questa fascia di età? Bene, la domanda non è semplice, perché sicuramente diciamo questo comitato, che è nato effettivamente verificando, no, un vuoto che c'è stato nei lavori precedenti della Consensus, quindi siamo molto contenti che i vari tavoli e comunque anche colleghi non addetti ai lavori nella fascia dell'età evolutiva abbiano sollevato questo problema. Ci vede impegnati su più fronti. Sicuramente diciamo c'è un aspetto che riguarda prima di tutto delle definizioni più accurate dei disturbi dell'ansia e della depressione, in una fascia che noi diciamo l'età evolutiva, ma che è una fascia abbastanza larga, perché comincia, se ci vogliamo rifare agli studi diciamo di natura più anglosassone, nel periodo della perinatalità, in cui aspetti diciamo di depressione e di ansia, in particolare nella madre ma anche nel padre, sono stati studiati con delle evidenze empiriche su ricadute di forte rischio nei bambini, attraverso diciamo degli aspetti sintomatologici che sicuramente non sono quelli dell'adulto, no? Che in modo autoreferenziale dice: mi sento depresso, mi sento triste, non ce la faccio, mi manca la stima di me, eccetera, ma attraverso una serie diciamo di aspetti sintomatologici che arrivano all'attenzione appunto dei pediatri solitamente, o degli insegnanti anche, che non hanno queste competenze specifiche e che vengono spesso etichettati come un problema del bambino. Quindi così come poi andando avanti diciamo nelle varie fasi, appunto l'adolescente, tutti gli aspetti diciamo di internalizzazione o esternalizzazione, quindi comportamenti della condotta come aspetti di tipo più introspettivo, no? Spesso non vengono collegati ad una matrice che ha a che fare con un quadro di disturbo dell'ansia e della depressione. Quindi sicuramente bisogna mettere a punto sia sotto il profilo della formazione ai nuovi giovani, e noi in questo momento nelle università abbiamo l'occasione di rivalutare questi percorsi di laurea professionalizzanti, a cominciare dalle lauree triennali e in tutti e tre diciamo i livelli di formazione, quindi magistrale e specializzazione, sul evidenziare appunto come un disturbo di ansia e di depressione possa manifestarsi in età evolutiva con delle particolarità, delle specificità che, non essendo diciamo quelle dell'adulto, possono passare inosservati, essere trascurati e quindi in qualche modo poi diciamo esplicitarsi di fronte ad una mancata risposta al bisogno. È chiaro che l'adolescente alza l'asticella, no, di questa sua esigenza, e quindi il comportamento assume una maggiore diciamo rischio, una maggiore intensità sul piano del disagio. Quindi dobbiamo cercare, io credo che su questo la Consensus ha una potenzialità enorme, perché da una parte può mettere a punto quelli che sono gli aspetti più tecnici legati alle manifestazioni dei disturbi
cosiddetti comuni, che insomma in età evolutiva vanno più soppesati attraverso manifestazioni diverse di tipo somatico, di tipo comportamentale, non solo attraverso espressioni emotive così dirette. Quindi mi lasci dire un attimo, da una parte un piano formativo, da una parte un piano formativo di attenzione a tutta una serie di criteri che sono stati evidenziati dalla ricerca empirica, dalla ricerca clinica e che sono presenti a livello internazionale di società scientifiche. C'è anche un piano, come dire, di almeno di visione, di implementazione all'interno della struttura sanitaria che adesso ci troviamo in Italia. Immagino le neuropsichiatrie infantili, come immagino la rete dei pediatri di base. Esattamente, poi ci sono dall'altro lato, diciamo, ci sono le strutture sanitarie, le strutture territoriali con cui noi dobbiamo connetterci, perché il rischio è che le varie strutture funzionino con delle logiche anche molto separate. L'Istituto di Neuropsichiatria Infantile è già, come dire, un istituto addetto alla patologia, no? Quindi comunque lavora già molto spesso su una prevenzione di tipo terziaria, quindi ci servono anche delle strutture intermedie che sappiano leggere questi bisogni prima che diventino dei veri e propri disturbi, no? Per cui io credo che dobbiamo fare molta attenzione a nuove strutture che possono nascere o che comunque ci hanno dato, come dire, detto che nasceranno, no? Tipo le case di comunità, case di comunità, case della salute, per esempio, non so, nel Lazio, adesso faccio riferimento al Lazio, ma insomma Zingaretti sono anni e anni che ci parla appunto di queste case della salute, ce ne sono 2, 3 che io sappia, no? Dove lì dovremmo trovare delle figure di base competenti alla lettura, diciamo, di una dimensione che non si è ancora sviluppata in termini di una psicopatologia, ma che necessita di interventi proprio perché non arrivi ad una, diciamo, definizione clinica conclamata, perfetto. E allora, diciamo, in queste strutture di base che dovrebbero essere multidisciplinari, quindi dove dovremmo trovare il pediatra di famiglia, lo psicologo clinico, ma anche, diciamo, lo specialista che poi in qualche modo, non so, il dermatologo che in qualche modo ha un'ottica per cui non prende, no, la malattia, diciamo, che ne so, della pelle solo in termini di una valutazione a cui dare un farmaco, la pomata da poter in qualche modo correggere, perché sappiamo che per esempio tutta la psicosomatica infantile è una delle espressioni dei disturbi depressivi e di ansia, no? Ecco, quindi una dimensione, diciamo, in cui il disagio venga visto sotto ottiche diverse, interdisciplinari e coordinate, perché poi si possa dare alla famiglia, all'utente, la restituzione di un'indicazione di trattamento, che può essere appunto, anche lì abbiamo varie prove, no? Diciamo, nella prima infanzia sappiamo che gli interventi di supporto alla genitorialità o di psicoterapia con un setting congiunto genitore e bambino sono quelli più efficaci e evitiamo così di prendere il bambino come paziente, no? Avulso da un contesto relazionale. In adolescenza funzionano molto i gruppi. Infatti, no? vi siete molto focalizzati all'interno della consensus sulla non medicalizzazione. Sì. No? La non medicalizzazione in età evolutiva credo che sia un aspetto deontologico da cui non si può prescindere, perché diciamo, più precocemente noi mettiamo un'etichetta di disturbo, più precocemente creiamo un destino, no? Di medicalizzazione, di patologia, in una dimensione di crescita che ha una elasticità e una flessibilità che non c'è nell'adulto. No? Quindi va veramente soppesato il momento in cui il sintomo si presenta, l'entità di questo disagio, ma una prospettiva
di tipo prognostica, cioè quell'elemento di disagio, che significato ha? Effettivamente è legato a una dimensione relazionale del paziente in età evolutiva e quindi un intervento oculato sul contesto può essere molto più efficace che un intervento sul singolo considerato già un paziente al pari dell'adulto. Ok, all'interno del tavolo quali sono i prossimi passi che state pensando di portare avanti? Allora, sicuramente abbiamo individuato una serie di punti. Intanto, diciamo, la costellazione di questo comitato che nasce un po' in ritardo rispetto agli obiettivi degli altri comitati che hanno ereditato già una serie di obiettivi già, come dire, consolidati del lavoro precedente, dei tavoli di lavoro, deve essere ancora ben diciamo costruito in termini di costellazione di figure che si occuperanno. Quindi abbiamo detto che sicuramente dobbiamo fare riferimento alla figura del pediatra che non c'è, ma anche, non so, parlavamo appunto dello psicologo scolastico se vogliamo raggiungere il disagio nel contesto naturale, insomma, no? del bambino, dell'adolescente, così come appunto abbiamo pensato anche ad una figura che può essere il pedagogista nella diffusione, per esempio, alle famiglie, di quelle che sono le indicazioni che noi ricaveremo dopo questa raccolta ed esamina della letteratura. La valutazione di quanto può essere applicato in Italia rispetto a dei modelli stranieri che magari fanno riferimento a giurisdizioni e a risorse diverse, quindi anche organizzazioni diverse, quindi insomma che non sia, come dire, un comitato che sta facendo un lavoro di ricerca, ma un comitato che deve tradurre in prassi utilizzabili dalla cittadinanza delle indicazioni, se vogliamo che ci sia un'efficacia, no, sull'attenzionare questi disturbi in età evolutiva. E abbiamo pensato che dobbiamo fare di nuovo riferimento all'Istituto Superiore di Sanità, perché forse anche alla luce dei dati di oggi ci serve una figura che sia un epidemiologo, magari rispetto a ricerche che loro raccolgono sul piano sul territorio italiano e di cui dobbiamo prendere conoscenza. Quindi sicuramente la costellazione delle figure professionali di questo comitato va arricchita e consolidata. L'altro elemento che abbiamo valutato è il range di età di cui occuparci, perché appunto la depressione da una parte diciamo può nascere nel sistema di cura e di accudimento del neonato e lasciare già le sue tracce, anche se è a carico, diciamo, della figura genitoriale, però insomma, c'è una mole di studi enorme sul fatto che come dire, i figli di genitori che hanno delle depressioni conclamate sono soggetti a un ricorso che è 4 volte maggiore al pronto soccorso per incidenti domestici, perché sono meno attenzionati o comunque che sviluppano maggiormente appunto malattie, sintomatologie, diciamo, di indubbia valutazione da un punto di vista medico. Quindi da una parte c'è la fascia verso la perinatalità, dall'altro ci siamo detti forse non possiamo chiudere ai 18 anni, che è vero che è la maggiore età, però c'è anche una fascia successiva, che è quella che arriva al giovane adulto, che è una fascia altrettanto scoperta, perché appunto i servizi dopo i 18 anni rimandano a dei servizi, a delle cliniche per adulti, ma il giovane adulto non è pienamente un adulto, no? Poi tra l'altro appunto le nuove ricerche che fanno più riferimento alle neuroscienze dimostrano che lo sviluppo del cervello non è come si credeva una volta, no? Che finisce a una certa età, ma anzi, proprio come dire, la corteccia frontale, che è quella che si sviluppa più tardi e che dà il segnale della pericolosità, no? Sta a che fare con le dinamiche che vanno oltre i 18 anni, no? Quindi gli incidenti stradali,
diciamo, questi comportamenti un po' più di bande, no, eccetera, o di tutta una serie di fatti di cronaca sul piano più dei disturbi della condotta che vediamo, insomma, che si posizionano tra l'adolescente e il giovane adulto, sono anche lì da valutare attentamente. Con Insomma, le tanto dovute... lavoro da fare, tanto lavoro da fare. Sì. Ringraziamo la professoressa Tambelli per essere stata con noi, ma soprattutto per aver preso incarico, mi viene da dire, forse per la prima volta, all'interno. Io mi auguro di essere un buona consenso. compagnia, appunto, perché ci vuole tanta compagnia per fare questo lavoro in questo gruppo. Il processo che riguarda questa ampia fascia di popolazione, okay, che è quella dell'infanzia e Che dell'adolescenza. però, come dire, è non l'investimento che dovremmo primario. avere come società per creare poi delle nuove generazioni che in qualche modo, insomma, non abbiano poi disagi appunto da adulti. La ringraziamo ancora, io Grazie ringrazio a a voi per averci ascoltato e ci vediamo alla prossima. Grazie. Eccoci qua, siamo di nuovo collegati, ed è qui con me Stefania Vecchia del Consiglio di amministrazione dell'ENPAP. L'ENPAP che ha recentemente finanziato un progetto sia formativo sia di intervento per gli psicologi e gli psicoterapeuti iscritti sui temi che riguardano la consensus e nello specifico lo step care di cui parlavamo stamattina, e quindi trattamenti a bassa e media intensità per la popolazione. È un finanziamento importante, vero Stefania? Sì, siamo riusciti attraverso un accordo, in accordo con i ministeri che sono quelli che vigilano la nostra attività nella Cassa di Previdenza, a stanziare 5 milioni di euro, che è, come dire, certamente un finanziamento molto importante che dà modo di poter strutturare una serie di interventi. Sono 1000 borse lavoro erogate ai nostri iscritti, quindi tutti psicologi e psicoterapeuti, i quali avranno la possibilità di avere da una parte una formazione specifica, proprio come dicevi prima, legata ai temi alle pratiche e alle prassi indicate dalla Consensus Conference, e poi appunto quella di erogare presso i cittadini. I cittadini accederanno a questi servizi psicologici in forma gratuita, perché in quanto i professionisti sono già
ripagati dalla borsa di studio e quindi avranno questa possibilità, insieme al fatto che oltre alla parte formativa e alla parte di erogazione, è prevista all'interno del progetto la supervisione costante e la raccolta dei dati proprio per poter in qualche modo valutare gli esiti di quanto poi è stato previsto all'interno della consensus. Stamattina e anche oggi pomeriggio si parlava proprio del fatto che non ci sono dati italiani. Ok, quindi questo può essere sicuramente un primo passo per raccogliere dati del nostro paese, sul nostro territorio. Sì, esattamente. Sì. Ok. Questo progetto è stato proprio costruito e realizzato insieme all'Università di Padova, in particolare con lo SCUP e con l'AIP, l'Associazione Italiana di Psicologia, che è insomma la più grande associazione di psicologia. Quindi è stato un momento importante, come dire, di implementazione. È stato un lavoro molto lungo all'interno dell'ENPAP, in quanto noi il pensiero di erogare delle borse lavoro che potessero essere a sostegno della carriera professionale dei nostri iscritti, psicologi e psicoterapeuti, era qualcosa su cui noi cercavamo una soluzione tecnica. Dal nostro punto di vista di ente di previdenza è una forma di assistenza. Nella realtà, grazie a una legge uscita nel 2013, la 99 del 2013, l'articolo 10 prevedeva proprio il fatto ha diciamo portato uno scarto paradigmatico quasi, se vogliamo dire, nel mondo della previdenza e ha consentito agli enti di previdenza di essere anche promozione della professione. E in questo senso noi siamo finalmente riusciti, dopo una ricerca molto lunga da un punto di vista tecnico-amministrativo, ma grazie anche a una congiuntura che pare astrale, perché effettivamente sono successe tantissime coincidenze, di cui si parlava anche proprio stamattina, che hanno portato a incrociare diversi bisogni, per cui c'è stata la pandemia. Noi avevamo ripreso questo tema proprio delle borse lavoro a fine 2019, quindi nel 2020 abbiamo cominciato di nuovo a rilavorarci per trovare meccanismi, abbiamo ottenuto i finanziamenti, l'approvazione da parte dei ministeri e nel frattempo abbiamo incrociato gli esiti della consensus, quindi tutto è stato, come dire, proprio è anche in virtù del fatto che lo sappiamo benissimo, ce lo siamo detti, se già i tipici disturbi, ansia e depressione, che sono quelli che maggiormente colpiscono la popolazione, seppur a livelli diversi di gravità e di clinicità, comunque si sono decisamente acuiti proprio a seguito della pandemia. Quindi sì, questo progetto dell'ENPAP sicuramente incrocia una necessità, questo, un bisogno della popolazione, ma anche un bisogno della categoria sia di formazione, sia inizialmente di formazione a questi temi, sia poi di implementazione, come dire, della conoscenza dei trattamenti. Va bene, allora ringraziamo Stefania Vecchia per il suo intervento, grazie ancora e buona implementazione della consensus. Grazie.
Ecco, siamo in linea. Ci siamo. Sì. Signori, buonasera. Ci avviamo alla conclusione di questa bella giornata. I 4 gruppi di lavoro si sono riuniti, parte in presenza, parte in remoto, e chiamo un rappresentante per ciascun gruppo a raccontarci che cosa è stato detto e stato fatto. Cominciamo dal collega Tambelli. Sì. Quindi basta che parli. Va bene, ok. Allora, il mio è il comitato età evolutiva, che è stato ridenominato infanzia e adolescenza, che ci piaceva di più perché mette in luce maggiormente le varie diciamo età nelle loro specificità. Uno dei punti, per allacciarmi adesso a questo primo elemento, è stato quello di definire il range di età di cui ci vogliamo occupare, che nasce, inizia diciamo dall'aspetto appunto della perinatalità, quindi del disturbo diciamo del genitore che ha noti effetti già sul neonato, e fino abbiamo pensato di arrivare al giovane adulto, perché l'età dei 18 anni poi segna, è vero, la maggiore età, però in termini diciamo di problematiche cliniche non si esaurisce così di netto, e c'è diciamo questa ulteriore fase fino ai 26 anni che definisce il giovane adulto, che rimane un po' scoperta sia in termini di diciamo servizi, interventi clinici, che di modelli di intervento. Quindi ci siamo dati un ulteriore onere diciamo all'interno di questo comitato, che nasce sicuramente con tutte le buone intenzioni di arricchire. Non più adolescenza, però, a 26 anni. A quel punto dovremmo rivedere poi il nome, giustamente. Professor Garattini ci dai questo suggerimento, che potrebbe arrivare appunto al giovane adulto, ma insomma questo è un elemento appunto di condivisione qui in assemblea, ed eventualmente anche di suggerimenti da parte vostra. L'altro elemento è sicuramente che questo comitato deve recuperare una serie di dati che non sono stati raccolti nei tavoli di lavoro di esperti precedenti, quindi deve fare appunto una messa a punto di tutte le evidenze scientifiche a livello internazionale su modelli di prova di efficacia dei trattamenti, per poi diciamo dare una declinazione che sia possibile utilizzare nel nostro panorama nazionale, alla luce poi degli elementi di legislazione del nostro sistema sanitario. Il terzo elemento è che sono tutti concatenati un po' questi punti a ricaduta, e che quindi questo comitato ha bisogno di una costellazione molto più ampia rispetto a quella attuale, che riguarda sicuramente
i colleghi pediatri di, diciamo, di libera scelta delle famiglie, ma i colleghi appunto che fanno parte del comitato suggerivano anche delle figure di diffusione poi di queste competenze, che può essere lo psicologo scolastico, che è un altro contesto, diciamo, dove andare a valutare questi rischi. Qualcuno parlava di inserire, se non era il caso, di inserire anche la figura di un pedagogista. Io pensavo anche di chiedere ai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità se ci danno il nominativo anche di un epidemiologo, che in qualche modo loro raccolgono tutta una serie di studi che vengono fatti. Abbiamo visto oggi che quanto era diciamo ricca diciamo il panorama dei dati, quindi per poter prendere anche elementi qui sul nostro territorio. Un quarto punto è quello poi di mettere in termini di un linguaggio di informazione all'opinione pubblica e alla popolazione la strada per l'utilizzo di questi interventi, e qualcuno dei partecipanti suggeriva anche che forse dovremmo coinvolgere il garante nazionale e regionali che si occupano di età evolutiva. La parte, diciamo, dei colleghi giuristi che fanno parte del gruppo suggerivano un ulteriore punto, che era quello della sensibilizzazione di questi bisogni che individueremo, da una parte, diciamo, allo Stato e Regioni, dall'altro appunto ai servizi attualmente esistenti o a quelli che ci stanno in qualche modo propinando come nascenti, tipo case della salute, dove dovrebbero esserci delle figure di base che strutturano un'equipe, no? Un po' quello che dovrebbe sostituire i vecchi consultori, dove c'è già in atto una dimensione di multidisciplinarietà rispetto a questi bisogni. Insomma, l'obiettivo è quello chiaramente di tarare attraverso appunto degli step care i vari livelli di cui abbiamo già parlato e sufficientemente messo a punto nei lavori precedenti, delle varie situazioni, dai sottosoglia alle situazioni più chiaramente conclamati già in termini di disturbi, insomma, di prevenzione terziaria. Quindi tenere in considerazione i 3 livelli: prevenzione primaria, secondaria e terziaria nella modalità di intervento. Il lavoro è enorme, quindi io sono molto entusiasta di questo, però chiaramente bisogna appunto coagulare delle forze. Insomma, ci sono già dei colleghi che hanno fatto richiesta di entrare, quindi mi farò mandare un curriculum, manderò al comitato permanente una richiesta con motivazione e poi insomma valuteremo l'arricchimento di questo gruppo. Penso. Grazie. Se non ci sono domande. Che un po' tutti i partecipanti che intendessero dare una mano alla collega sarebbero graditi. Certo, grazie. Se non ci sono domande, io passerei la parola a te. Bene, grazie. Grazie. Parlo liberamente. Parlo liberamente? Sì, perché il microfono è prima. È una consolazione, sempre di poter parlare liberamente. Per la cacciata dei tedeschi. Per 45. Sostituisco Paolo Migone del gruppo dell'editoria, che non ha potuto fermarsi per problemi di trasporti. Il gruppo impropriamente chiamato per editoria in realtà ha l'obiettivo di diffondere
i risultati della consensus in tutti i contesti, in tutte le modalità in cui si ritiene opportuno, perché la diffusione viene tenuta come un elemento importante. Conoscere i risultati di questo lavoro sono anche i presupposti per poterlo poi sviluppare. Il comitato si è ritrovato più volte, l'ultima oggi, è composto da circa una decina di persone, come gli altri comitati ovviamente, è aperto al contributo di chi fosse interessato, e sta seguendo diversi livelli e diverse strade. Il primo livello è quello della letteratura scientifica, è in preparazione un editoriale per la rivista Epidemiology and Social Psychiatry, PS, che è diretta appunto da uno dei membri del comitato, che è Corrado Barbui. Questo editoriale dovrebbe presentare i risultati della consensus. È stato preparato un comunicato molto riassuntivo, insomma, della consensus, che è stato diffuso a tutta la stampa, diciamo, del settore, quindi tutte le riviste scientifiche italiane. L'abbiamo inviato anche a Quotidiano Sanità, che l'ha pubblicato a firma di Paolo Migone. È in preparazione, è stato condiviso oggi il testo per una lettera all'editore all'importantissima rivista World Psychiatry, che è la rivista della World Psychiatric Association, augurandoci che venga accettata per la pubblicazione. Sarebbe molto importante, perché è diffusa a livello mondiale davvero in modo molto capillare, oltre ad essere open source, quindi fruibile da chiunque insomma la voglia consultare. E quindi a questo livello ci stiamo muovendo così, però abbiamo pensato che non è questo l'unico livello nel quale si possono portare conoscenze e stimoli relativamente ai risultati. Allora, ai risultati abbiamo pensato di avvicinare le società scientifiche. Abbiamo in programma un intervento a ottobre al congresso della Società Italiana di Psichiatria in plenaria, che illustri la Consensus Conference, e questo insomma ci sembra un ottimo risultato, il fatto che i colleghi abbiano accettato di inserire questo tema all'interno del congresso stesso. È ovvio che però questo riguarderà anche altre società scientifiche, altre possibilità. Abbiamo preso questa perché ovviamente era l'occasione più immediata. Un ulteriore livello di diffusione ovviamente è quello internet, è quello della rete. Abbiamo in programma di costruire un sito. L'Istituto Superiore di Sanità ospiterà una pagina dedicata alla consensus, e questa dovrebbe funzionare un po' da descrizione ma anche da raccolta, e dando la possibilità attraverso vari link di arrivare a tutti i documenti che la consensus produrrà, non solo del nostro gruppo ma dei gruppi in generale. Quindi è un riferimento ordinativo dal punto di vista del web, delle risorse disponibili sulle tematiche della consensus prodotte sulla consensus. È chiaro che non può ordinare tutte le risorse possibili perché sarebbero sterminate, ma tutte quelle che sono prodotte insomma, potrebbe essere una grossa opportunità. Abbiamo anche promosso degli articoli all'interno di riviste online con una certa visualizzazione. Con Paolo Michelin, con Paolo Migone abbiamo già prodotto un video in diretta che ha avuto qualche migliaio di visualizzazioni, che ci sembra un buon risultato sulla psicoterapia, sulla consensus, sulle tematiche dell'accesso alle psicoterapie, che insomma ci sembra molto convincente. Io peraltro credo che, visto che ti ho vicino Sanavio, ti cito, come tu dicevi giustamente, questa consensus non è una cosa contro gli psicofarmaci, come non è una promozione, no? Genericamente agli interventi psicologici, ma è l'affermazione di un diritto di accessibilità delle cure che sono basate sulla qualità e sull'evidenza. Questo è il messaggio forte che anche come gruppo editoriale vogliamo dare. Quindi questo è un po' quello che per ora siamo riusciti a mettere in piedi. Naturalmente ci sono altre possibilità. Oggi ne trovavamo una, ma non la cito perché non abbiamo ancora preso una decisione, che potrebbe comunque essere quella di portare a curare anche un numero di una rivista prestigiosa, monografico, su questo tipo di argomento. Psicoterapia Scienze Umane, peraltro, ha già pubblicato un articolo di Sanavio, quindi insomma credo che quello che possiamo fare lo stiamo facendo. Ecco, quello che non possiamo fare è la grande questione che stamattina veniva citata della diffusione nei media, cioè, per intenderci, i giornali, il Corriere, la Repubblica, quelli che sono
sostanzialmente giornali che fanno opinione pubblica, che danno senso comune. Sappiamo quanto questo sia importante, no? Nei grandi cambiamenti e nelle grandi riforme che sono state, perché le persone prima di tutto hanno pensato a queste. Questo purtroppo è un grosso problema perché comporta delle risorse da un punto di vista tecnico, cioè giornalisti che sanno muoversi in quel contesto, e dal punto di vista economico, nel senso che gli uffici stampa costano e non sempre quelli istituzionali sono in grado di suppelire a questa necessità. L'esempio che si faceva rispetto ad oggi, per esempio, della mancanza di una ricaduta da questo punto di vista, è un po' penalizzante rispetto proprio al lavoro che non viene valorizzato, insomma, per quello che invece è importante che sia. Faremo delle riflessioni anche su questo, se abbiamo proposte ovviamente le porteremo. Una possibilità è quella del Corriere della Salute, se c'è un comunicato lo posso far mettere probabilmente, quindi glielo facciamo avere. Quello diciamo è più facile che non... E poi c'è anche il benessere, che è l'inserto sulla salute di Famiglia Cristiana, che è molto diffuso, e quello potrebbe andare bene. E l'altra cosa ancora è se non vale la pena di mettere l'esistenza della commissione permanente su Wikipedia. Sì, perché Wikipedia lo guardano in tanti e quindi può essere utile. Grazie. E gli facciamo avere senz'altro il comunicato, in maniera tale che ci aiuta su Corriere della Salute e ci fa un grosso favore. Se non ci sono domande, ti ringrazio e passiamo la palla a Paolo. Sì, allora cerco di sintetizzare le cose che il gruppo ha proposto, ha deciso. La prima è una proposta del comitato promotore, il quale potrebbe decidere poi che è un altro gruppo, anche se ritiene di farlo. È la proposta di elaborare un documento sintetico e divulgativo unico, oppure diviso in due parti, uno proprio per la comunità, per il cittadino, e un altro per gli operatori sanitari, medico di medicina generale e così via. Si tratta di capire anche le risorse che abbiamo. E poi c'era una proposta che veniva dalle associazioni di fare un censimento delle realtà associative di autoaiuto in questo campo, che esistono, che sono una realtà però mutevole nel tempo, nascono, si sviluppano, alcune chiudono e così via, ma che fanno parte della filiera in una logica proprio di livelli diversi di aiuto, di intensità di intervento. Venendo invece alla parte più core, diciamo, del nostro compito, ritenevamo che fosse necessario, con chi ha titolo per farle, cominciando dall'università, ma anche l'Istituto Superiore di Sanità, promuovere delle ricerche di efficacia dei trattamenti psicologici e delle psicoterapie, soprattutto di quelle di cui non abbiamo non solo dati italiani, ma nemmeno dati stranieri che ne testimoniano l'efficacia. Anche per dar voce a chi rivendica in qualche maniera che un certo tipo di impostazione, alcune tecniche funzionano, ma le rivendica per convinzione propria. Grande convinzione, ma in realtà l'unica maniera di dare davvero voce a queste persone è che facciano anche delle ricerche. Ovviamente le persone coinvolte sono i ricercatori e le università, potrebbe essere l'Istituto Superiore di Sanità e così via. E credo che ci siano grandi risorse per far queste, sia all'interno dello sviluppo poi anche delle università, che
hanno sempre più interesse all'applicazione in centri clinici, collegandosi con le realtà ospedaliere e territoriali, sia anche, come posso dire, per un rilievo sociale della ricerca. Quindi sono campi che hanno molta intensità di ricerca, per esempio su costrutti psicologici, anche in settori di nicchia, e che pubblicano anche molto bene. Quindi rischiamo di sapere tutto sul perfezionismo, nel ruolo del perfezionismo nella tricotillomania e così via, ma ricerche di questo genere sarebbero altrettanto socialmente più rilevanti e più impattanti e forse anche più facili da fare per certi versi. Poi un altro aspetto invece per monitorare, quindi per capire l'offerta di prestazioni, era quella di continuare in questo lavoro che ha fatto la Consensus, che ha fatto il gruppo di esperti, di raccolta di dati. Anche stamattina Gemma Calamandrei ci ha portato dei dati nuovi, quindi di aggiornarli, insomma, di alimentare questo tesoretto che abbiamo cominciato a costruire, utilizzando anche, come posso dire, il fatto che i membri della Consensus ci sono a titolo personale individuale, non per l'istituzione, non però, voglio dire, hanno un ruolo in molte istituzioni e se i dati sono pubblici potrebbero portarli all'interno della Consensus, insomma, come ha fatto appunto Gemma Calamandrei stamattina. Dicevamo però che ci potrebbe essere anche un'altra via, cioè di utilizzare in settori specifici, che so io, l'assistenza psicologica perinatale, la stessa psicologia nelle medicine di base, di comunità. Ci sono esperienze italiane significative che hanno pubblicato dei dati e quindi fare un lavoro di valutarne la generalizzabilità, insomma. Quindi di dire, vabbè, se in metà Friuli i dati sono stati questi, è possibile che in Italia la domanda e l'offerta sia di questo livello. Non è un lavoro facile, nel senso che lì bisogna davvero capire bene come è stata condotta la ricerca, perché semplicemente come persone reclutate rispetto alla popolazione tu vedi su ricerche diverse i dati molto diversi e sarebbe da capire come mai sono così diversi, però sarebbe una cosa importante. L'ultima cosa, e poi casomai aggiunge il professor Garattini che appunto era nel gruppo, il Consiglio nazionale come manifestazione di interesse, ecco, c'era la vicepresidente che dice che si può fare, intendeva promuovere una formazione ICM. Il Consiglio nazionale ormai degli psicologi ha attrezzato una struttura di servizio ai propri iscritti che assicura teoricamente anche tutta la formazione ICM in termini di crediti, con un'offerta molto ampia. Di inserire nell'offerta la Consensus e i suoi temi, quindi di dare un'opportunità di formazione su questo e poi di fare invece successivamente un'indagine sia sulla conoscenza della Consensus sia poi sulla relazione, diciamo, che c'è tra la pratica professionale effettiva, cosa fanno nel pubblico e nel privato, e quelle che sono le indicazioni della Consensus. L'impressione generale è, rispetto anche al modello step care, all'intensità delle cure, è che sia un lavoro molto interessante, nel senso che l'impressione generale è che nel pubblico ci sia un upgrading degli interventi, nel senso che lo psicologo deve fare interventi a bassa intensità di consulenza anche in casi più gravi per una questione di risorse, e sia molto raro, forse il 10% della pratica professionale è psicoterapia. Nel privato il problema probabilmente è l'opposto, nel senso che gli interventi sono tendenzialmente sempre di psicoterapia, anche molto lunghi. Abbiamo fatto un lavoro recentemente che mostra che nel privato non c'è relazione tra gravità del disturbo e durata della terapia, insomma i fattori in causa sono altri evidentemente. Quindi è molto interessante se riuscissimo a far questa, per mettere insieme due facce della stessa medaglia ma molto diverse.
Ho detto tutto. Sì, sì, no, l'unica cosa è quella che dobbiamo cercare veramente di mettere su uno studio clinico controllato. Questo io credo che bisogna dare un esempio e farne uno, perché poi dopo diventi la possibilità di farne anche tanti altri. Insomma, qui anche noi come Mario Negri, se possiamo essere utili, siamo disponibili. Quindi penso che sia un esempio. Trovo molta riluttanza nel mondo psicologico all'idea di pensare che quando ci sono incertezze si risponde con la ricerca, non c'è altro modo per rispondere. Al primo dubbio che hai posto credo si possa rispondere facilmente e non servono nuovi comitati. In fin dei conti, il primo comitato, lui, sì, va bene? infatti, è ovviamente lieto di collaborare. Giusto. Grazie. Last but not least. Fatto qualche appunto che abbiamo condiviso durante la riunione. Le slide le ha mandate appena adesso Fabio Madeddu, appunto, so che concorda. No, queste mi servono solo a me come appunti per fare questa sintesi. E il gruppo formazione che ha lavorato sulla formazione, innanzitutto faccio una premessa che mi sembra veramente molto importante, che questi gruppi sono gruppi divisi ma hanno molte cose da dirsi tra di loro. Allora, il gruppo formazione ha lavorato pensando che l'obiettivo che dovrebbe porsi è quello di fare un consensus sulla formazione, sulla consensus. E quindi consensus al quadrato. Esatto, e quindi cercare di arrivare a dei protocolli più o meno condivisi di percorsi formativi che taglino attraverso i 3 principali livelli formativi, e cioè il livello di formazione primaria, lauree triennali, delle magistrali e delle scuole di specializzazione come terzo livello. Identificando anche una tipologia di contenuti che siano al primo livello di tipo prevalentemente informativo, poi a livello formativo, ad un livello più approfondito, e poi a livello specialistico, quindi dare anche una certa ritmo e una certa livello di gradualità a questi livelli. Questi livelli di formazione potrebbero essere considerati non solo per l'area psicologica, dove potrebbero essere ben applicati nelle triennali, nelle magistrali, nelle scuole di specializzazione, ma anche nei contesti delle scuole secondarie da una parte, oppure d'altra parte in ambiti formativi non strettamente psicologici, ma di area sanitaria. In primis medicina generale e poi infermieri, educatori e operatori sociosanitari, come si diceva anche questa mattina. L'idea sarebbe quella di procedere in questa formalizzazione della formazione attraverso dei veri e propri moduli, dei moduli che potrebbero essere addirittura quantificabili in un certo numero di ore, laddove ci siano in un certo numero di CFU, e che potrebbero addirittura anche contenere un certo numero di slide, 40 slide per esempio, che potrebbero essere scaricabili e quindi utilizzabili trasversalmente per questi contesti che vi ho detto prima, cioè quindi informativo, formativo, specialistico e diverse aree, psicologica, sanitaria, medica, eccetera. E, ovviamente questo tipo di lavoro richiede un coordinamento con le scuole di specializzazione e un coordinamento anche con tutta quella che noi pensiamo debba essere la formazione continua, affidata solitamente ai master, alle attività di corsi di formazione, e quindi non solo a quel punto per
studenti, tra virgolette, di vario tipo, ma anche per operatori. Uno dei punti che ci siamo posti è se dobbiamo trovare per far questo degli interlocutori. La risposta è assolutamente sì, interlocutori istituzionali che siano quelli che consentano le norme attuative di questi percorsi formativi, e quindi prima di tutto il MIUR, oppure diciamo, gli enti intermedi, IP, ordini, anche la consulta, la conferenza della psicologia, cioè tutte quelle istituzioni che consentano di poter arrivare ad un'interlocuzione con chi poi deve dare un po' le regole. Abbiamo avuto un esempio recente che è stato per certi versi virtuoso, ed è quello per esempio dell'introduzione dell'insegnamento obbligatorio della psicologia del dolore, del trattamento del dolore e delle cure palliative a medicina, a psicologia, scienze infermieristiche e scienze sociali. Lì è stato proprio un modello di come il MIUR è arrivato a decidere che tutte queste aree devono avere un minimo di informazione sul trattamento del dolore e sulle cure palliative, perché riguardano vari contesti. Ovviamente quella strada ha avuto anche un percorso un po' tortuoso per certi versi, ma noi possiamo sfruttare gli errori o le difficoltà avute dai precedenti per cercare di fare meglio. E l'altra cosa che ci siamo detti è che si può arrivare proprio a cominciare a lavorare su contenuti e sulla struttura di questi moduli, e facendo due cose. La prima, come diceva Ezio Sanavio, andiamo a vedere qualcuno che l'ha già fatto, perché è probabilmente inutile che noi stiamo qui ad inventarci dei percorsi e dei moduli che magari già l'Inghilterra attraverso l'EPT magari ha già fatto, ma non solo l'Inghilterra, ci saranno sicuramente altre realtà. La seconda è quella di cercare di vedere se questi moduli formativi per una volta tanto non siano costruiti anche con il contributo dei professionisti che poi le usano, vale a dire c'è sempre stato un po' questo contrasto tra l'università che magari o l'accademia che propone dei contenuti che poi non possono essere utilizzati o applicati nella pratica. In realtà invece ci sono già anche esempi di questo, ci sono e da anni, e quindi forse mettendo insieme esperienze estere ma anche esperienze nostre territoriali si può cominciare ad arrivare a definire questi contenuti di questi gruppi specifici. La linea di demarcazione molto generale e molto ampia riguarda il livello formativo per gli interventi a bassa intensità e i livelli formativi per gli interventi ad alta intensità. Ezio, ho detto tutto? E hai detto anche bene. Ok. Io lo inserirei anche nelle scuole di medicina, però, perché, sì. Perché sui medici di comunità diventa un po' troppo tardi se non c'è la sensibilizzazione. No, ma quando ho detto medicina intendevo le scuole di medicina. Intendevo proprio gli studenti di sì, medicina. gli studenti di medicina, dei corsi di... Ecco. Domande? No, posso rispondere. Siamo tutti convinti. Siamo tutti convinti. Dici tuo parole per concludere? Dici No, penso che siamo tutti d'accordo nel concludere. L'idea è che ci siamo detti tutto quello che c'era da dire, che l'incontro sia stato stimolante, che il futuro sia radioso, che la strada per il futuro sia in salita, e che possiamo salutarci. Sicuramente in salita. Quello Adesso vado a dubitare. Quello